Fabio Biasiolo, che lui se ne mangiava così alla Race Across America, servito insomma. Michele, insomma ti stanno seguendo, sei arrivato, vuoi dire qualcosa a chi ti sta seguendo da casa? Insomma, state tranquilli, sto bene, qualsiasi cosa. Sì, vabbè, ma ci siamo sentiti sempre durante la gara, quindi lo sanno che sto bene. E vabbè, sono contento che mi hanno seguito un po' più del solito, diciamo, perché di solito se ne sbattevano altamente. Invece oggi mi hanno seguito abbastanza, dai. Ci tenevano anche loro. A chi vuoi dedicare questa seconda posizione? Vabbè, sarebbe troppo facile dire che mi piace aver fatto un bel risultato proprio quest'anno, per quello che dicevo ieri di mio padre, però vabbè, dire che è una dedica no, però sicuramente in una vita dove comunque è successo a Capodanno e tante volte non te ne rendi neanche conto perché non hai il tempo materiale per rendertene conto. Ci tenevo a questa gara perché sapevo che avrei avuto tanto tempo per pensare ed è stato così. E qualcuno ti ha accompagnato verso qualcosa di grande, una grandissima impresa. Sì, sì, sicuramente. Cioè, in realtà mi ha accompagnato alla prima parte Giacomo Palazzi, ma lo odio perché sembrava che dovesse arrivare qua per colazione e poi a un certo punto l'ho mollato e poi da solo sì, sicuramente è stata una compagnia per tutto il tempo, soprattutto nei momenti difficili. Signore e signori, un grandissimo applauso a Michele Verdoia, secondo classificato alla Dolomitica 380. Ti congediamo, doccia, branda e ci vediamo per le premiazioni. Grazie a Michele Verdoia, ma ora puntiamo subito gli occhi sulla mappa e lasciamola lì perché fra un po' ci saranno altri grandi atleti che arriveranno. Ricordiamo Michele Verdoia ha perso il papà ad inizio anno ed è arrivato qui con una motivazione forte ed è anche grazie al papà che è riuscito ad arrivare in fondo a questa grandissima corsa, perché ricordiamo siamo qui, esistiamo 6 chilometri, ok Eric Di Vico, siamo qui ed esistiamo grazie ai nostri genitori, alle nostre famiglie, e portare avanti questa vita non è sempre facile fra mille impegni, mille problematiche, però sono quelle situazioni spirituali che rimangono sempre e ci rendono immortali. Le nostre imprese, quella di Michele rimarrà nella storia e sarà ricordata sempre come quella fatta insieme a papà. Eric Di Vico, nel frattempo mi dicono essere a 6 chilometri, non sbaglio vero il nome perché questi sono tutti ragazzi nuovi e ci fa piacere vedere volti nuovi nell'ultra cycling e nell'ultrafondo, vuol dire che c'è ancora speranza e c'è ancora gente pronta a sfidare le montagne della corsa ciclistica più dura al mondo. C'è ancora speranza. Piccola telefonata dalla Germania, vediamo.
Sta arrivando? Sta arrivando un altro atleta, sappiamo il nome. Mario Scher. Mario Scher sta per raggiungere la piazza di Vittorio Veneto. Ci siamo. Mario negli ultimi metri che lo separano. Eric Di Vico, scusate, Eric Di Vico. Ci segnalano, sono tutti uno dietro l'altro i ragazzi. Eric Di Vico sta per terminare la sua Dolomitica 380. Dobbiamo attendere ora perché ricordiamoci che c'è il gap della partenza, quindi ora dobbiamo stare attenti a chi sarà terzo, quarto, secondo, quindi facciamo molta attenzione. E intanto lo accogliamo qui sul palco della Dolomitica 380. Eric Di Vico, eccolo qui, l'eroe della Carnia che termina la sua grandissima Dolomitica 380. Eccolo qui. Hai fatto tanto, eh? Tanta roba, Eric. Aspettiamo anche i ragazzi del suo team che lasciano il van e lo raggiungano, perché ricordiamocelo, è uno sport di squadra. Tu hai pedalato tanto, ma dietro c'era gente a soffrire con te. Eric, a te la parola. Qualcosa di incredibile. Sono emozionatissimo, è stata durissima, soprattutto gli ultimi 80 chilometri e per fortuna avevo il supporto dietro di due amici che mi hanno spinto, motivato e fino a quando l'ho portata a casa, proprio di testa, veramente. Quando non c'era più il resto, ti è rimasta solo la testa a spingerti, vero? Sì, esattamente, mi hanno veramente tanto motivato e soprattutto da Cibiana fino all'ultima salita, poi sul piano del Cansiglio, lì non so cosa mi è scattato, e fuoco, fuoco. Ce n'era ancora. Un grandissimo applauso, Eric Di Vico, i ragazzi salgano su sul palco perché questo è un momento importante. Ragazzi, questo è l'ultracycling, questo è lo sport vero ed è uno sport di squadra. Ecco il momento più importante. Eric Di Vico dovrebbe essere, dovremmo aspettare anche gli altri, il gap eccetera, per il momento è il secondo ad arrivare della categoria con auto al seguito dietro a Nicola Sonzoni. Eric, congratulazioni, vatti a buttare in branda, fatti una doccia e domani sarà un momento importante, quello della cerimonia di premiazione. Un grandissimo applauso ancora per lui, Eric Di Vico. Mario Schiera è fra 1,5 chilometri, atteso il suo arrivo, lui che correva nella categoria self-supported, e lo vedono già qui, Mario Schier. Attenzione, sta per arrivare anche Mario, ad attenderlo anche Eric. Un grandissimo applauso, Mario Schier dall'Austria raggiunge dopo circa 20, 21, 22 ore prima di un giorno intero il finale della sua Dolomitica 380. Un uomo allenato da Edward Fuchs che sta spingendo nella 720. How are you? Tell something in German. This is hot. It's beautiful Dolomitica. Yes. In German. Ja. Einzigartig. Incredibile, signore e signori. Questo ragazzo da solo arriva dall'Austria, attraversa strade che non conosce e porta a casa una posizione di prestigio. This is the moment to take a bike. Eccolo qui, Mario Scher. Woo!
Mario Scher conquista il podio, anche lui per la Dolomitica 380, ne siamo quasi sicuri, dovremo sempre valutare il gap della partenza, ma ha fatto una grandissima performance. Mario, congratulations for your race. Abbiamo anche qui Sabine Vilgosch, una grandissima campionessa di ultracycling, compagna di Edward Fuchs, cara amica di Mario. Questo è un momento meraviglioso, cui due generazioni di ultracyclist si incontrano e si va avanti con questa tradizione di questo sport che abbiamo trascinato qui dagli Stati Uniti con la Race Cross America, la prima corsa al mondo di ciclismo estremo, della quale noi come Ultracycling Dolomitica siamo una delle poche corse di qualificazione. Noi abbiamo mandato tanti atleti ormai negli anni alla Race Cross America e sono passati per il cancello più duro, quello dell'Ultracycling Dolomitica. Siamo ancora in diretta, collegati, perché gli arrivi ora si susseguono. Stiamo attendendo anche il team di supporto e gli atleti del team Fattorel. Vediamo tutta la famiglia qui riunita. Qui qualcuno ha scritto al 19° tornante del Giau, una manna dal cielo, fontana d'acqua. Immaginiamoci cosa stanno vivendo i ragazzi sul percorso della Dolomitica lunga e quante grandi emozioni stiamo vivendo qui sulla piazza di Vittorio Veneto con l'arrivo dei grandi eroi della Dolomitica. Salutiamo tutta la famiglia Fattorel, pronta ad attendere il team 2, i grandi fratelli. Guarda che bel momento di no, quelli sono i due ragazzi, due categorie differenti, sono sempre sul podio comunque delle loro categorie. Ci siamo, vediamo qualche aggiornamento dalla mappa, ma voi là dalla diretta streaming non potete aggiungermi qualche cappello qua, perché io mi vedo che mi sto stempiando, ci vorrebbe un cappellino, vero? Dopo lo troviamo, Terry, un cappellino, che ormai sono in piazza anch'io. Robert Wallner, a 6,5 km circa c'è Robert Wallner.
Fai no, dovevi salire. Potevi adesso vada in salita. Quindi per tutto il torneo al passaggio di bianchi. A sinistra, sopra, ti hanno chiamato da sopra ma non hai sentito. Hai fatto di sì con la testa, hai sentito qualcosa che ti ha chiamato. Ah, no, no. Esatto, se tu vai sul ranking, vai sul sito del secondo. Vai sul ranking della 380, adesso qual è la situazione attuale. Ranking. Ranking è più basso. Quanti? Chi c'è? Ci vorrebbe un collegamento radio qui per capire. Stanno arrivando? No, ok, non mi fate spaventare. Chi è l'atleta con autoseguito prossimo? Robert Wagner è sempre under 50. Deve arrivare al torneo. I only need to know if your husband has something okay? Because the judge checked and say that there was no bags on the same station. Yes, but having no bags at the same station, the people think, well, they think something. Okay.
I believe you. Okay. 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 Perfect. Okay. Okay. I believe you. Okay. Okay. But for the next time, please not for me. I believe you. But for all the others, you know. No, it is wrong thing. Always give the flag to the same position. Not bring me to you. Okay. For the next time, mandatory to give you flag to the same position. Yes, also same position. And say, because Villa don't know, and see from far what happened there. Okay, okay. Say, I find someone I don't know. You have to go. Maybe don't understand. Misunderstanding, okay? That's okay. Se te lo sì, no, perché c'è la... No, perché lei forse lui forse se ne ha. Attacca il mio, però devi attaccarlo in carica. Dai che sono tutto tempo. Montagna. Vediamo di no, più no. You know? Okay. But, did you buy? Ah, okay. Io ho vestito... Scusa. No, ho fatto un po' guerra con Passaturano. Dovevano... Poi ho detto... Non ho detto, no, perché sono lavori, noi lasciamo dentro. Però devono aprire notte. Infatti ho visto il cartello, ho detto, ma avevano detto che era aperto. Ok, ho visto cosa... Però dovevano finire 12. Oh, Italia. C'è Trentino, Bolzano e l'entrata a Roma. Una settimana. Passare. Tanti lavori e vanno sempre dicono 3 km. 3 chilometri all'arrivo di Robert Wagner
Sì, quindi dobbiamo stare attenti perché potrebbe essere qui. Gli aggiornamenti del Tractale sono ogni 3 minuti. Buonasera Matteo. Quindi potrebbe, ogni 2 minuti, quindi potrebbe essere già qui Robert Wallner. Dovrebbe essere il primo classificato della categoria over 50. Sto ragazzo dell'Austria, Robert Wallner, che abbiamo conosciuto l'anno scorso sulla Dolomitica 180 e quest'anno ha alzato l'asticella alla grande e si sta per portare a casa la vittoria di categoria della categoria appunto over 50 della Dolomitica 380 ultrafondo. Ci siamo quasi, aspettiamo il segnale. 1,5 chilometri. 1,5 chilometri. Qualche minuto ancora all'arrivo del vincitore della categoria over 50 from Austria. Forse sta arrivando un altro atleta austriaco che ha attraversato le Dolomiti. Questa lunga maratona di 386 km, quasi 10.000 metri di dislivello. Ci siamo. Qualche istante ancora ci separa dall'arrivo di Robert Wallner. Over 50, over 50, ricordiamo le categorie. Under 50, over 50, sia self-supported che with support car. Quindi questa è una cosa che si può fare con l'ammiraglia. La squadra. Attendiamo il segnale. Attendiamo gli ultimi istanti che separano Robert Wallner dalla vittoria. Eccolo qui, signore e signori. Robert Wallner have a long ride across the Dolomites and is on the last uphill that bring him to the stage of Dolomitica 380, the winner of the category over 50, Robert Wallner. How are you? I'm tired. A little tired. Very tired. You know what you do. No. You win. Oh, okay. I'm surprised. At this moment, you're the first of your category over 50, so we have to check if the others add any other guys, but in this moment you are the first of your category here on the stage of Dolomitica. You know, we'd have to consider the gap after we watch, but I think you're the first, you're the winner. So, welcome back. Tell you something also in German, speaking German to your friend that is following you. Zu müde für Erklärungen, zu müde, fertig. What was the hardest part? The hardest part were the last 2 mountains in the heat today. It was really brutal. So I struggled a lot. Second hardest thing was rain in the night. After Durham, it starts to rain for 3 hours. I was wet, cold, it was also hard. But in the end, I'm here. My goal was to finish.
I did it. Robert Wallner dice che le ultime 2 salite sono state le più dure, ha preso pioggia sul passo Duran, ma il suo obiettivo era arrivare alla fine e ce l'ha fatta. Signore e signori, un grandissimo applauso per Robert Wallner. Now, take a picture, it's an important picture for you. Robert Wallner termina la sua Dolomitica 380 con 386 km e 10.000 metri di dislivello sulle gambe. Un grandissimo applauso ed ora ancora gli arrivi. Ci sono? No, falso allarme. Dicono 3 km all'arrivo. Aspettiamo il segnale, aspettiamo di sapere chi sarà il prossimo a tagliare il traguardo della Dolomitica. Nel frattempo vado a vedere personalmente. Ah sì, ci siamo ormai. Sono loro i prossimi ad arrivare, il team dei Fatto Brothers. Rudy Fattorelli e Aldo Fattorelli. Circa 2 chilometri ci dà il tracking GPS. Circa 2 chilometri separano i fratelli Fattorelli dall'arrivo. Ricordiamo, team 2 arriveranno insieme, come insieme sono partiti, con tutta la famiglia qui ad aspettarli. Siamo a circa 1,5 chilometri all'arrivo, siamo pronti ad attenderli con un grandissimo applauso e con il calore che meritano dopo aver fatto questa impresa, soprattutto, insomma, tanto merito a Rudy, che conosciamo, atleta che più e più volte ha calcato i passi delle Dolomiti in questa manifestazione. Eccoli qua, ma tanto onore a Aldo Fattorelli che ha la sua prima esperienza su questo tipo di percorso. Signore e signori, arrivano ora i fratelli Fattorelli, Rudy Fattorelli, Aldo Fattorelli, arrivano, tagliano il traguardo, raggiungono il palco della Dolomitica 380, bravi ragazzi, tutta la famiglia qui, bravi. Bravo Aldo, ma insomma, passeggiatina. Eccoli qui. Facciamo parlare prima Rudy, perché per gerarchia di carriera ultraciclistica parla prima Rudy, poi andremo a parlare con Aldo. Rudy, fatta ancora? Fatta ancora anche quest'anno, finita, anche se abbiamo trovato pioggia 2 volte, problemi alla bici, un po' di malessere lui, un po' anch'io, dunque ci sta tutto sulla gara. Insomma, però tanta determinazione, tanta tenacia e un obiettivo fisso, qui non si può mollare. No, guai, non si molla mai. Bene, adesso scusate le spalle, passo da Aldo perché insomma siamo partiti con un pensiero 1 anno fa davanti a una birra, vero, lì sulla piazza, e in questo pensiero c'era, sai che quasi quasi dico a Rudy che la faccio con lui, però devo buttare via le cicche. Traguardo raggiunto.
Soddisfatto, traguardo raggiunto, un po' come ha detto Rudy, la pioggia, un malessere, un po' questo, un po' quello, e comunque siamo arrivati. L'importante era arrivare. Ma questa è la gara. Ma quanto c'è dietro a questi 380 km? Sono il finale di un percorso di privazione e di fatica, vero? Esatto, esatto. Quando è cominciata? È cominciata a ottobre, piano piano, un traguardo, l'altro, quest'altro, e oggi è arrivato un traguardo eccezionale per me. Quindi, Grazie a mio fratello e tutta la famiglia. insomma, si può fare anche con lo nobile scopo che avete avuto. Prossimo anno da solo, beh, è ovvio, ma se lo si sapeva, ma soprattutto con il, scusate le spalle, con il nobile scopo che avevate quest'anno della sensibilizzazione verso questo progetto. Ricordiamo, Rudy. Sì, abbiamo abbracciato questo a donazioni verso dei bambini per portarli a fare sport. E se qualcuno vuole rinunciare a un caffè o qualcosa, ben venga. Bene, signori, duplice. Sì, si può, ma assolutamente. Duplice applauso. Fatevi sentire e aspettiamo tutta la famiglia Fattorel che è l'artefice di questa grandissima impresa, perché c'è il supporto, c'è la vicinanza, c'è la famiglia ed è un momento molto importante con la mamma, questi giorni che sono anche un momento di ricordo del papà, dell'anniversario, quindi lascio lo spazio alla famiglia Fattorel al completo. Aldo Fattorel e Rudy Fattorel conquistano la Dolomitica 380 ultrafondo, categoria Team 2, possiamo già dirlo, campioni nazionali ancora di ultrafondo. Dai, sulle mani, un po' di entusiasmo. Eccoli qui, un grandissimo applauso a Rudy e Aldo Fattorel. Adesso una meritatissima doccia, la brandina, qualche ora, la birretta, sì, e poi la birretta subito. Bravi ragazzi, vi concediamo e vi mandiamo a riposare e attendiamo i prossimi arrivi che adesso sono imminenti delle varie categorie della Dolomitica 380, e stasera arrivano quelli forti. Bravi!
talenti che ho fatto tutti in sequenza quando arrivava, no? Ci sta. Allora. E HPTZ ho iniziato ad usarla veloce, cambiare. No? Signor. Sta per arrivare stanno per arrivare i primi ragazzi della Dolomitica 180, il team Pair, composto da Tommaso della Giustina e Giulio di Oriente. Tommaso della Giustina e Giulio di Oriente, il team Pair è partito questa mattina alle 9:24 minuti, se non ricordo male. È prossimo al traguardo, gli ultimi 5 chilometri. Ultimi poco meno di 5 km all'arrivo di Tommaso della Giustina e Giulio d'Oriente dovrebbe essere. Il diaframma manuale in sta cazzo di camera. Eccolo. E questa è questa roba si mette in automatico e poi si ferma. Quindi si ferma in automatico? Però si basa sul... Giulio e Tommaso stanno per arrivare Anzi, ora lo abbasso. a Vittorio Veneto Così. e riescono ad evitare la pioggia. Stop, grazie. E poi ad 8 km Giulio Clementi, Under 50, sua molto probabilmente la vittoria della Dolomitica 180. Ad ora è il momento di Tommaso della Giustina e Giulio di Oriente, che sono a pochissimi chilometri dal traguardo. Signori, siamo qui ormai da diversi anni con questa manifestazione ciclistica, questa gara che ha cambiato per sempre il ciclismo nel nostro piccolo, lo sappiate o no. Non esistevano neanche le luci anteriori. Da bici
13 anni fa, fino a che non è nata l'Ultra Cycling Dolomitica. E lì il ciclismo è cambiato, la gente ha cominciato a viaggiare anche di notte, prima sembrava una cosa fuori dal normale ed ora invece è regolare. Nel frattempo che stiamo aspettando i ragazzi della 180, il nostro Tommaso della Giustina e Giulio D'Oriente, ringraziamo i nostri sponsor, la Banca Prealpi San Biagio, la Ciclo Promo Components, Anima to Peak, i prodotti Finish Line, ma anche tutte le attività locali di Vittorio Veneto che ci sostengono, l'immobiliare Giada, il garage Miramonti. Eccoli, ce li segnalano Tommaso della Giustina e Giulio Di Oriente. Sono arrivati al traguardo, primi assoluti della Dolomitica 180 e forse hanno evitato anche l'acqua. Giusti per non bagnarsi. Tommaso, questa mattina eri più cupo, meno sorridente, questa sera ti vediamo più felice, vero? Soddisfatto? Sì, è stata una bella gara in coppia con Giulione, con Giulio, che siamo grandi amici. È un bel percorso, faceva caldo anche, c'era vento tutta la Val Zoldana, però poi dai, anche sulle coste di Delfara, di Cansiglio, esatto, cioè la gamba girava bene e niente, dai, siamo qua. Adesso parla Giulio, dai, che... Quindi siamo andati forti entrambi, quindi è giusto che parli anche lui. Eh sì, è certo, adesso andiamo a parlare perché è lui che ti ha tirato dentro questa storiaccia, vero? Tirato dentro già un anno fa. Ora non so dire se tornerò, sono devastato. Sicuramente poi domani ci ripenseremo. Però bene, un po' di crisi sul Duran, però poi ripresi e siamo qua. Bene. Quindi il punto più duro, il Duran per voi. Sì, perché tra l'altro era verso l'una circa, quindi faceva anche caldo e non c'è strada, la strada è sul bosso soltanto nell'ultimo tratto praticamente dove spiana e poi sono tutti drittoni, non ci sono curve, quindi là dai abbiamo tenuto duro e poi tanto c'era la fontana Dont, quindi era proprio la meta dopo lo scollinamento del passo. Obiettivo fontana raggiunto, obiettivo traguardo raggiunto, insomma quasi 4.000, forse ve ne segna anche qualcosa di più il vostro Garmin, 183 km almeno, tanta soddisfazione, mi auguro che vi abbia lasciato un bel ricordo questa manifestazione e signori, foto di rito. Eh sì, queste sono foto che rimangono, l'ultima fatica la dobbiamo fare. Facciamone una senza salvare la bici, dai, che va bene lo stesso, dai. Eccoli qui ragazzi, lo SWAT Club, Tommaso della Giustina e Giulio Di Oriente, che hanno fatto una fatica e si sono conquistati una meritatissima vittoria assoluta della categoria Pair della Dolomitica 180 e attendiamo ora, dovremmo essere prossimi anche all'arrivo di Giulio Clementi. Lo avete incrociato Giulio Clementi? Lo avete visto? Adesso eravate le sue lepri, quindi vi invitiamo magari a rimanere qui per accoglierlo perché lui dovrebbe essere a questo punto il vincitore. Dobbiamo sempre calcolare il gap della partenza, ma insomma è partito tra gli ultimi
Giulio Clementi, categoria Under 50, quindi il vincitore della Dolomitica 4 km, quindi avete tempo anche di una birra a 4 km, no, una birra veloce, vai. Rimanete in zona, dai ragazzi, vi ringraziamo. Dopo vediamo il tempo quello che ho in mano, ok. Tac, e ti do anche questo, sì, perfetto. Dopo lo guardiamo il tempo vostro, anzi dovrebbe essere già aggiornato sul sistema. 2 minutini e ve lo diciamo, vediamo se ci siamo portati a casa anche il record per il record assoluto del percorso della 180. Ancora poco meno di 4 chilometri. In attesa dell'arrivo di Giulio Clementi, però teniamo d'occhio anche la mappa della 380 perché arrivano. Chi è? Giulio Clementi probabilmente. Eccolo qui, numero 109, Giulio Clementi del SD Jesolo Triathlon. Insomma, è andato via, ha spianato la Dolomitica 180. Bentornato. Bellissimo, una giornata è stata incredibile, è una sfida con se stessi, ma per me questo rappresenta vita, cioè queste avventure qua ti fanno vivere, ti fanno star bene, è tanta fatica ma ripaga tutti i sacrifici che fai e
sono giornate che ti restano dentro, avventure stupende. E volevo fare un ringraziamento intanto a tutti voi che avete organizzato tutto questo, a tutti i miei compagni di avventura oggi di tutti e tre i percorsi, di tutti quelli che i miei compagni di pedalate e chi mi sta vicino e mi supporta in queste mie pazzie, queste mie cose che faccio, ecco. Insomma, una corsa bella intensa, tutta ad un fiato, 4 passi, 4.000 metri di dislivello. Cosa ti ricorderai di più di questa tua avventura? Beh, intanto il caldo sul Durance erano 36 gradi, è stata bella tosta e poi paesaggi incredibili, la fatica, però sono tutti ricordi che saranno positivi, non c'è, è tutte cose belle che ti porti dentro per sempre. Insomma, hai fatto una grande cosa, sei arrivato per primo qui sul traguardo della Dolomitica 180, quindi mi raccomando, ti vogliamo qui per le celebrazioni domani, se è possibile, ecco. Quindi, signore e signori, un grandissimo applauso a Giulio Clementi per la sua grandissima vittoria qui sul Dolomitica 180. Dai, una bella foto, bici alzata, perché qui sei tu che hai vinto e questo è solo uno strumento, questo è l'ultra cycling, lo strumento e la bici è lo strumento che ci porta a coronare i nostri sogni. Grazie Giulio, grazie per essere stato qui e ci vediamo e ci vedremo ancora, perché ti vediamo che sei uno di quelli giusti. Signori, Giulio Clementi, vincitore della Dolomitica 180. Io non sono collegato. Tu sei collegata con me? Che è svantaggiata in questo caso e mi raccomando che le più possibile e che abbia serve voi avete dove siete adesso? Ciao. Ecco.
Però è fisso lato cattivo. Ah no, sono andato là. No, si può gaffare, c'è anche alimentazione, cazzo. Mamma mia, quella la guardi? Se no metterà tipo sul palco, sul cantone dentro il palco, Due chilometri, ok, 2 chilometri. Che brutto che uno fa tanta fatica a arrivare, non c'è nessuno che lo aspetta. 2 chilometri per Bertagnoli. Adesso vediamo chi è. 72, 62. Ok, aspetta, lo devo avere perché. Alberto Bertagnoli, numero 62, il prossimo che raggiungerà il traguardo della Dolomitica 380. Partito ieri alle 18:18. Quindi per lui meno di 24 ore in sella per raggiungere il traguardo dopo
tanti mesi di preparazione, perché queste sono corse che non si preparano in pochissimo tempo. Queste sono corse che sono obiettivi stagionali. Nel frattempo riceviamo sempre le notifiche e le informazioni relativamente ai cambi che avvengono fra i team da 4 dell'Autocycling Dolomitica 720 km. Ricordiamo per loro l'obbligo di comunicare sul nostro gruppo ogni volta che c'è un cambio, sapere chi è sul percorso. Abbiamo ricevuto anche la comunicazione da parte del team di Sara Mazzorana, i problemi all'auto, e hanno chiesto se l'atleta può continuare da sola, se si occuperanno di dargli tutto quello che serve. Attendiamo gli ultimi minuti prima di annunciare l'arrivo di Alberto Bertagnoli, man solo under 50. Lui con auto al seguito dovrebbe essere il terzo della categoria, vinta da Nicola Sonzogni, secondo Eric Di Vico. Ed ora Alberto Bertagnoli, dovrebbe essere lui. Ce l'abbiamo. Signore e signori, attendiamo l'arrivo. Categoria man solo under 50, attendiamo lui e anche tutto il suo team. Signori, Alberto Bertagnoli raggiunge il palco da dove è partito ieri alle ore 18 e 18 minuti. Classe, bentornato. Oh ragazzi, che bella squadretta qui, di gente che ti vuole bene. Ci siamo divertiti, dai. C'è stato da lavorare, ma ci siamo anche divertiti. Ha lavorato bene il ragazzo, dopo vi voglio qui a raccontare un po' di questo lungo percorso, ma vi vedo belli, sorridenti, quindi una bella squadra affiatata. Alberto, raccontaci un po' la tua esperienza. È stata una bella avventura perché siamo partiti ieri, ma mi sembra di essere stato via un mese tutte le cose che sono capitate. Per cui bello, mi è piaciuto. Allora, qualche momento di difficoltà, qualcosa che... Raccontaci un po', dai, qualche aneddoto. Insomma, la pioggia, la foratura col bagnato stanotte, comunque abbiamo riparato, siamo ripartiti, poi insomma una dormitina molto veloce a Canazei e via. Il caldo, il freddo, tante cose, il vento. Il vento contro. Sì, poi qualche volta ci siamo persi con la squadra, insomma, ci sta, tutte cose che possono capitare. Beh, insomma, se non erro sei il terzo a tagliare il traguardo, quindi sei sul podio della Dolomitica 380. Al momento, dopo dobbiamo vedere i prossimi, perché sai, c'è il gap dell'arrivo, tu sei partito alle 18:18, vediamo se c'è qualcun altro in mezzo che può insidiare la tua terza piazza, quindi... Tantissimi complimenti a te. Adesso chiamiamo i ragazzi, interrompete la diretta, tanto la vedranno dall'altra parte. Salite su perché c'è il momento delle foto di rito e di ascoltare anche la vostra avventura, perché ricordiamolo, questo è uno sport di squadra. Qui abbiamo Simone, aspetta, facciamo la foto prima, poi parliamo con tutti. Foto, solleviamo la bici perché forza ne abbiamo ancora tanta, no, beh, qui tutti quanti insieme con Alberto Bertagnoli. Allora, Simone, raccontaci chi è il capo qui, chi è il capo? Il capo è, Sono più anziano, ma il capo è lui. Guarda, l'unica cosa che mi viene da dirti è che lui ha sempre sorriso, ha bucato, ha sorriso. Lo vedevamo faticare, sorrideva e diceva dai che ho fame, anche nell'ultima salita, quindi meglio di così cosa possiamo chiedergli? Bravo. Una bella persona positiva, Alberto. Tu sei? Diego
tutto molto bello, anche perché la fatica l'ha fatta tutta lui, quindi problemi neanche uno. Io sono Teo, è andata tutto bene, a parte la foratura, il freddo, però insomma ci siamo divertiti tantissimo, una bella esperienza da parte nostra che non siamo come lui, però... Bellissimi che non conoscevamo tanto, molto belli. A parte il freddo e la foratura, come se l'avessero vissuto loro il freddo, no? Che freddo che fa! E fuori Alberto. Una parte l'hanno subita anche loro. E comunque, cosa volevo dire? Non mi ricordo più. Bravi. Ecco, l'anno prossimo io faccio la crew e qualcuno di voi corre, però. Ok? Bisogna mettere in pari le cose qui. Signori, eccoli qui, il team di Alberto Bertagnole. Grazie a voi per tutto, per essere stati qui. Complimenti per l'organizzazione, bravissimo. Complimenti a voi per essere stati qui e speriamo di vedervi ancora, perché abbiamo un cavallo di razza qua, bisogna starci dietro, supportarlo e magari portarlo a fare qualcosa in più, chissà. Alberto Bertagnoli. Ed ora abbiamo un altro atleta in arrivo, il numero 65, Mirko Minotti, man solo under 50, quindi attenzione, parlavamo ora di insidiare il podio, però c'è già un atleta che è partito alle 18:12, insomma vediamo un attimo come si comporrà la classifica generale della Dolomitica 380. Quindi questi atleti che si sono sportellati alla grande, ma sempre con molta sportività su questo percorso veramente impegnativo. Solo 2 chilometri, siamo prossimi all'arrivo di Mirko Minotti. E poi ci sarà l'arrivo di Eimo Vedehin della 180 che è a 6 km, quindi a 2 km un atleta della categoria men solo under 50, Mirko Minotti, partito ieri alle 18:12 minuti. Ce lo segnalano già qui, men solo under 50, ricordiamo. Vengono premiati i primi 3 di ogni categoria più medaglia finisher a tutti quanti, quindi cerimonia di premiazione molto molto colorata per domani. Ci siamo, Mirko Minotti, numero 65, sta per tagliare il traguardo. Eccolo, lo accogliamo con un grandissimo applauso. Eccolo qui, Mirko Minotti raggiunge il palco che ha lasciato ieri alle 18:12 minuti. 22 ore e qualcosa. Bentornato Mirko. Ti lasciamo respirare un attimo. Società ciclistica Fausto Coppi, gruppo ciclistico Fausto Coppi. Mirko, raccontaci un po'. Sono distrutto. Nell'intervista ho detto che volevo provare a superare i miei limiti, li ho trovati. Con questa gara li ho trovati. 10.000 metri. 10.000 metri di dislivello più i chilometri. E le salite. Pendenze. Ti distruggono. Tutte tante pendenze a doppia cifra e una grandissima squadra alle spalle che ti ha supportato. Dobbiamo molto anche a loro, Li ringrazio infinitamente, il mio babbo, il mio migliore amico che mi hanno supportato, e anche mia mamma, e Giorgini.
e i miei amici da casa che mi hanno fatto il tifo. Fa sempre piacere. Ecco, siete tutti molto vicini, quindi poi scopriremo com'è la classifica generale, anche se è secondaria in questo tipo di manifestazioni, no? In questo tipo di corse. Ma cos'è che ti porterai dentro per sempre di questa esperienza? Cos'è che in qualche modo pensi che ti possa aver cambiato qualcosa? Quando pensi di essere arrivato, in realtà non è così. E quindi c'è sempre da combattere fino alla fine. Esattamente. E Mirko l'ha fatto con una squadra straordinaria, una foto importantissima che rimarrà nella storia se riuscirà a scendere dalla bici, e una squadra che gli vuole un mondo di bene sul palco tutti quanti insieme. Si è rimasto il panino da mangiare, insomma, non si può lasciare lì, insomma. Ragazzi, questa è la Dolomitica che unisce, la Dolomitica che fa cambiare il modo di vedere le cose e che fa crescere. È la foto di famiglia, signore e signori. Mirko Minotti, il suo team, la sua squadra, ed è solo la prima, e poi chissà dove arriverà questo ragazzo. Ha dimostrato un grandissimo carattere, grandissima determinazione, ed un grandissimo applauso per lui, Mirko Minotti e tutta la sua famiglia che lo ha sostenuto in questa pazza avventura attraverso le Dolomiti. 386 km, 10.000 metri di dislivello positivo, con l'arrivo e la partenza qui nella città della vittoria. Ed ora il prossimo arrivo è quello di Heimo Melihin della Dolomitica 180, che ha 5 chilometri. Sono qui adesso, dimmi. Tu rimani nella categoria con supporto e hai massimo 62 ore per arrivare. 6-2. Sì, ma sei dentro adesso, praticamente. Ok? Bene. Ciao. Qualsiasi cosa chiamate, ciao.
Eimo Medellin per l'Austria, categoria over 50, è a 3 chilometri. È bella la Dolomitica perché partono uno alla volta, arrivano uno alla volta e più o meno, insomma, le distanze sono quelle, gli arrivi saranno con un continuo fino a questa notte o anche domani mattina. Dopo daremo un'occhiata ai ragazzi della Dolomitica 720, ma sembra che siano sul Nevegal, Heinz Gatcher e Lazzarotto, e se la stiano veramente giocando alla grande, ma sono di due categorie diverse, over 50 e under 50, e speriamo che Daniel Biller non si sia arreso dopo aver fatto una corsa incredibile fino al Passo Cibiana. Sono poco prima del Nevegal gli atleti, quindi penultima salita, 65 km circa al traguardo. Sta arrivando, credo, Eimo Medellin. Il nostro Francesco dalla giù che ci segnala che siamo prossimi all'arrivo di Eimo Medellin, atleta austriaco, categoria over 50, team Extreme. Ci siamo, attendiamo il segnale. Attendiamo il segnale delle nostre vedette. Eccolo, ce lo segnalano. Eimo Medellin dall'Austria sta per raggiungere. Ah, che arrivi da dove vuole, ormai non cambia più nulla. L'importante è che arrivi qui sul palco di Vittorio Veneto. Signore e signori, un grandissimo applauso a questo atleta che dall'Austria viene a conquistare le Dolomiti. Eccolo qui, Eimo è tornato! Eimo is back! Welcome back, Eimo. How are you? Souveränen. Tutto bene? Come stai? Gambe pronte per un altro giro? So, it's incredible, great performance, great race. You're the second or maybe the first of your category. We have to check your time, but for sure you are in the podium. War sehr zufrieden mit der Zeit, ja. Ok, lui parla solo tedesco. You can talk in German to your friend that follow you on the camera. Say something. Ja, ich habe es geschafft. Mit einer super Zeit, bin sehr zufrieden. Besser wie voriges Jahr. Bin zufrieden. Ok, ci fidiamo che hai detto tutte belle cose. Wait a moment, the picture. The important picture of you. Grandissimo, signore e signori, Eimo Medellin, Dolomitica 180. Subito a farsi la doccia. Vedi come sono? Ho fatto il mio giro, via. Grandissimo, grandissimo. Adesso abbiamo Gianni Franco che è categoria over 50, che è qui a 6 km. Anche lui per l'SD SWAT Club, come i ragazzi
del team pair che abbiamo incontrato prima, come Tommaso e Giulio. E c'è anche Mia Subic a 7 km, subito dietro di lui. Mia Subic del percorso di 380 km, che arriva, l'atleta sloveno, partito ieri alle 17:39. Quindi prima accogliamo Gianni Franco del percorso da 180 km che è qui vicinissimo, e poi subito a seguire l'arrivo di Miha Subic. Siamo prossimi, attendiamo sempre i nostri amici laggiù che ci indichino l'arrivo di Gianni Franco. Questi 4.000 metri di dislivello, scusate, questi 180 km molto intensi con 4 passi da scalare. Passo San Boldo, Forcella Urine, Passo Duran e la durissima salita delle coste di Farra che porta alla piana del Cansiglio, e quindi Passo la Crosetta. Queste le 4 vette, 4 passi, 4 passetti proprio di una gara molto molto intensa. Ecco qui i nostri piccoli incaricati alla partenza, arrivo e time station. Parliamo di Riccardo e Kevin, eccoli lì, i nostri valletti. Ed ecco, aspettiamo l'arrivo di Gianni Franco, pochi metri ancora. Pochi metri ci separano dall'arrivo ed è tutto un susseguirsi di arrivi qui a Vittorio Veneto. Ancora per quest'anno sede della partenza e dell'arrivo delle Dolomitica Races. Qualche minuto ancora. Gianni Franco partito questa mattina alle 9:27. Suo obiettivo quasi raggiunto, perché diceva di arrivare entro le 8 ore, questo era il suo obiettivo. Partito alle 9:27. Quasi centrato, il mio orologio disse sono le 5:20, quindi ha ancora 7 minuti per essere dentro al tempo che si era prefissato e centrare l'obiettivo. Gianni Franco potrebbe portarsi a casa questa grandissima soddisfazione. Abbiamo i nostri fotografi, i nostri operatori per la diretta concentrati, occhi puntati in fondo alla laterale nord e attendere l'arrivo di Gianni Franco e subito dopo del nostro amico Miha Subic dalla Slovenia per la categoria self-supported under 50. Gianni, ci siamo.
Ancora 5 minuti per essere di parole ad arrivare sotto le 8 ore. Ce la farà Gianni Franco. Vi date l'orario esatto? Che ore sono più o meno adesso? Sono le 17:25, 26, 22. 5 minuti. Gli diamo 5 minuti per arrivare sotto le 8 ore. Categoria over 50. Un martello pneumatico. Ultimo aggiornamento 4 km. Ai ai ai, 8 ore, 5 minuti, 4 km. Deve tenere i 40 all'ora per arrivare sotto le 8 ore. Forza Gianni Franco. E forza anche Micha Subic, subito dietro di lui. Diverso tipo di prestazione questa degli atleti. È vicino al semaforo, dai che ce la fa Gianni ad arrivare sotto le 8 ore. Dai Gianni. Mancano circa 3 minuti. Ce la fa sotto le 8 ore Gianni Franco. Forza. Ci viene segnalato vicinissimo. Occhi puntati in fondo al viale. Ce l'abbiamo. E ringraziamo anche i nostri motostaffettisti Massimo e Gabriele che hanno sorvegliato e aiutato gli atleti della Dolomitica 180. Gianni Franco è prossimo all'arrivo. Ce la fa, non ce la fa, non ce la fa o ce la fa. Gliele diamo 8 ore, come aveva detto. Lo abbiamo. Aspettiamo il segnale che ci dà l'arrivo di Gianni Franco. E ringraziamo Massimo per il supporto di oggi attraverso le Dolomiti. Tutti i volontari, tutto lo staff si è veramente prodigato per la riuscita di questa impresa, che è un'impresa di tutti. È lui? È il semaforo. È da un po' che ci dite che è il semaforo, non è che gli staranno lavando il cristallo della bicicletta? Eccolo! Gianni Franco sta per terminare la sua lunga cavalcata attraverso le Dolomiti. Eccolo qui! Gianni Franco arriva sul palco. 8 ore, come avevamo detto. 8 ore, no? Sei partito alle 27 e sei arrivato alle 27. Così doveva andare.
Raccontaci un po', dai. La vita là al Calieron, una macchina mi ha chiuso. Ti ha colpito? Per fortuna no, dai, è andata bene. Lo sappiamo cosa si rischia sulla strada. Però tutto è bene quello che finisce bene, concentriamoci sulle cose belle. Avevi promesso che saresti arrivato in 8 ore, questo era il pronostico e insomma possiamo dire ufficialmente che Gianni Franco è un uomo di parola. Quindi un grandissimo applauso a Gianni, dai, raccontaci un po' il tuo viaggio. Oh, è stato bello, gran posti. Il Duran, una penitenza, caldo, fotonico. Avete subito tutti il passo Duran. È stato, per fortuna dopo è venuto su un nuvolo e siamo rinfrescati, dai, è andata bene. Bene, Gianni Franco è ritornato sano e salvo a Vittorio Veneto in 8 ore come aveva detto, quindi un grandissimo applauso per lui. 180 e rotti chilometri attraverso le Prealpi Venete e le Dolomiti. Il numero 110 è arrivato al traguardo ed ora ci concentriamo di nuovo sulla Dolomitica 380 perché c'è un ragazzo della Slovenia che dovrebbe essere a 4 chilometri. Il suo nome è Miha Subic, categoria Men Self-Supported Under 50. E attenzione perché dietro di lui c'è Giacomo Ori, un altro volto noto della Dolomitica, quest'anno la prima esperienza in self-supported, lui che ha centrato diversi podi nella categoria con auto al seguito della Dolomitica da 720 km. Ed eccoci qui ad attendere il nostro ragazzone della Slovenia, Miha Subic, il numero 76 che vediamo sulla mappa e sta scendendo, l'aggiornamento è ogni 2 minuti, sta scendendo dalle grotte del Caglieron e sta ritornando qui a Vittorio Veneto, quindi accogliamolo con un grandissimo applauso. Qualche minuto ancora. Ancora pochi chilometri all'arrivo di Miha Subic. Nel frattempo ringraziamo i nostri sponsor che sempre ci
sostengono Banca Prealpi, Ciclopromo Components, il centro medico qui di Vittorio Veneto, il centro Fabris. Ringraziamo di cuore per il sostegno. Il prossimo anno forse riusciremo ad avere anche il loro servizio qui a disposizione degli atleti. Mica sta per arrivare, il ragazzo sloveno sarà a circa 3 km dall'arrivo. E Giacomo è subito dietro, dovrebbe essere a circa 6 km e mezzo. Sì, non so, ho perso il conto io di chi è arrivato. Giacomo Ori. A 7:20 sono sul Nevegal. Allora se la stanno giocando nell'assoluta fra Heinz Katcher e Nicola Lazzarotto. Sono lì che se la giocano da quello che mi hanno detto, però insomma sono di due categorie diverse, over e under. Che Libe mi ha chiamato Daniel Biller che voleva ritirarsi quando era sul Cibiana perché il suo team ha detto che non ce ne avevano più. Gli ho detto se sono tutti stanchi che si fermino, che si riposino, se tu te la senti continua e ti raggiungeranno dopo. Suo figlio non voleva che continuasse da solo, il papà gli ho detto ma se te la senti vai avanti, ti raggiungono. Allora ha detto ci fermiamo tutti a riposare un po' e poi vediamo di ripartire, quindi speriamo che Daniel Biller riesca a completare l'impresa. Sì. Quindi speriamo che Daniel Biller, il vincitore della Self Support dell'anno scorso, possa conquistare il podio qui di Vittorio Veneto in questa Dolomitica 720. Ci siamo. Eccolo qui, ce lo segnalano, Mika Subic sta per tagliare il traguardo. Eccolo qui, welcome back Mika. Un grandissimo applauso. Vieni Mika, the last climb, come here. Signore e signori, questo ragazzone della Slovenia è arrivato finalmente al traguardo. How are you, Mika? Oh, tired. A little tired. Not a little, very tired. Esausto, Mika. It is hard. It's very difficult. Yeah. It's a good challenge, I would say. What do you think about what is the hardest part of the race for you? There are a lot of climbs, very steep, and there is very little flat terrain in between. From climb to climb. A little rain that disturb you? Yeah. Paso Giao and Fedaya were the toughest too. You know what you have already done. It's 10,000 meters of climb and 380 kilometers. It's a great satisfaction for you, I hope. I've never done this before. My record was 5,000. Il suo record erano 5.000 metri di dislivello, questo anno ne ha fatti quasi il doppio. Signore e signori, Mika Subic fa una grandissima
corsa, chiamiamo qui anche la sua compagna per la foto di rito. Chiamiamola qui. Il suo angelo custode. Un grandissimo applauso per questa bellissima coppia che si vuole molto bene. Una foto con la... There you have to take your and put it to the sky. Alziamola questa bici. Abbiamo conquistato le Dolomiti. Miha Subic dalla Slovenia conquista la Dolomitica 380. Grandissimo Miha. And now a shower and relax and tomorrow Shower and good dinner. shower, good dinner, good beer, a good beer, and tomorrow for the award ceremony we wait you here at 2 p.m. Miha Subic! Però teniamo gli occhi puntati sempre sulla mappa perché non è finita ancora. Non è ancora finita. Sono ancora una cinquantina, credo, gli atleti che devono arrivare a Vittorio Veneto. Non abbiamo ancora visto i primi atleti della 720 km che ora sono sul Nevegal. 4 km dall'arrivo di un altro atleta che conosciamo molto bene, Giacomo Ori. Abbiamo qui la figlia e il fidanzato della figlia che si dice prossimo genero, credo, nel grado di parentela. Sì, freniamo un po', però sì, tocchiamo, non esageriamo. Giacomo Ori, nostro caro amico iscritto dall'anno scorso, ricordiamo che con la iscrizione dell'anno scorso si è fatto la Dolomitica, la time trial, la Dolomitica di quest'anno, ancora avanza, ancora un bonus per partecipare alla prossima, quindi si è preso avanti insomma nelle iscrizioni delle corse di Keep Sporting Italia, Ultra Cycling Italia, nostro Giacomo Ori. Intanto che aspettiamo Giacomo Ori, ringraziamo anche la cooperativa sociale Terra Fertile, dei ragazzi speciali che ci aiutano tantissimo perché abbiamo cominciato già l'anno scorso questo percorso insieme con Terra Fertile. Sono loro che preparano i nostri pacchi gara, sono loro che preparano i chip, sono loro che preparano i premi, i trofei, le cornici, la carta. Quest'anno per i diplomi l'hanno fatta a mano per la premiazione del challenge del 2025, quindi ce li abbiamo qui sempre con noi che vogliamo attornarci di persone speciali. Siamo con loro e domani ci sarà il nostro mitico Franco alle premiazioni di sicuro. E con il loro entusiasmo i ragazzi ci sostengono, ci aiutano a portare avanti questa iniziativa da ormai qualche anno. E ringraziamo veramente di cuore anche l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto che anche quest'anno ci ha permesso di dare via a questa folle corsa e di portare avanti questa tradizione che ormai da 13 edizioni ancora nessuno è riuscito a fare o ha mai voluto fare qualcosa di più dell'Ultra Cycling Dolomitica a livello di difficoltà, in un mondo in cui tutti guardano i numeri, alle quantità di partecipanti per dare il valore ad una manifestazione. Noi invece ci concentriamo sul valore del singolo, diamo la possibilità a chiunque
di affrontare la sua sfida più grande, di poterci provare. E come abbiamo sempre detto, l'Ultra Cycling Dolomitica partirà anche se ci sarà solo un atleta disposto a provarci. Quindi questa è la nostra mission, questa è la volontà di portare avanti una disciplina sportiva in cui forse nessuno crede veramente, a parte noi, il nostro Fabio Biasiolo, che ci ha sempre creduto. E noi continuiamo a farlo perché ci vogliamo un mondo di bene e vogliamo un mondo di bene a tutti voi, che ogni anno buttate il cuore oltre le Dolomiti. Bravo Fabio Biasiolo, se non ci fossi tu non ci saremmo neanche noi. Giacomo Ori, insomma il buon Giacomo sta per fare l'impresa. Ha detto voglio partire soft con questa avventura nelle ultrafondo, perché ho sempre fatto l'ultra cycling con l'auto al seguito. Voglio partire soft, e cosa fa? Si fa 380 km solo ai 10.000 metri di dislivello, così per partire soft. Giacomo Ori, poi forse sapremo già chi sarà il prossimo dopo Giacomo. Ci prepariamo per tempo. Sempre atleti della 380 km. Cristina Rulli, la prima donna. E Luca Sterzer a 12 km, quindi 10 km è l'arrivo della prima lady della Dolomitica 380, Cristina Rulli della SD Roma. E quindi ragazzi, ricordiamo la storia di Cristina Rulli, partita l'anno scorso sulla 720 km in coppia con mi ricordo Aiello si chiamava, ragazzo, un signore che però si è trovato in difficoltà e quindi come da regolamento quando uno dei due della categoria Pair si ritira il team si deve fermare. Lei ha detto no, continuo da sola, era solo al passo Mangen, aveva fatto appena circa 120 km, ma c'era in palio una cornice fatta a mano da Eros di Terrafertile e lei ha detto devo arrivare e portare a casa quel premio finisher lì, anche se perdo la classifica generale, non mi interessa. Ha continuato da sola, ha fatto 700 km da sola, nonostante non ci fosse nulla in palio nella classifica, soltanto un premio fatto da un ragazzo speciale. Quindi questi sono i valori di queste persone che affrontano queste manifestazioni. Questo è il valore di Cristina Rulli. Milano Agnello era il suo compagno di team e quest'anno ho detto io ritorno, faccio la 380 da sola e sta veramente facendo una corsa incredibile. E intanto Giacomo Ori a 2 chilometri, quindi cominciamo a scaldare i motori per accogliere Giacomo. ...380 chilometri e ne mancano solo 2. Giacomo Ori arriva da Bologna, è lì nella vita normale, medico e qui dentista, sì, medico dentista, ogni giorno guarda
nelle bocche di centinaia di pazienti ogni anno. E poi quando non ha nulla da fare, tanto si susseguono i messaggi, abbiamo un piccolo problema sul percorso, vediamo di risolverlo. Qualcuno ha dimenticato le luci alla time station, quindi dovremo capire se possiamo supportare e aiutare un atleta a sapere dov'è e eventualmente portargli l'illuminazione. Giacomo Mori a meno di 2 chilometri dal traguardo. Eccolo, lo stanno segnalando. Eccolo qui, liberiamo la strada che sta arrivando il grande Giacomo Mori. Eccolo qui. Giacomo Mori raggiunge il palco della Dolomitica 380. Il primo giro è andato. Mamma mia. Giacomo, guarda chi c'è qui, guarda chi c'è. Jacopo, vieni a fare la foto di rito a questo ragazzone di Bologna. Eccoli qui. Signore e signori di Giacomo Mori, partito ieri alle 17:57, è arrivato in meno di 24 ore. Meno di 24 ore, sei partito alle 17:57, sono le 17:50. Insomma, va, mi sembra che questo ragazzo potrebbe fare qualcosa nell'ultracycling, eh? Ormai basta, mi dà il paddle. Dai, girati bene, mettiti a favore di camera che ti facciamo un'intervista come si deve. E le foto come si deve dopo, però prima 2 parole. Allora, si ferma, salva, mi raccomando che sennò non ti credono. Allora, la tua prima Dolomitica 380 da solo, ricordiamo più volte con auto al seguito, con un team straordinario di cui abbiamo parte integrante qui, e questa volta però c'è da... Tostissima, l'avevo decisamente sottovalutata. Perché sai, dici fai la lunga, poi quando passi alla corta dici vabbè, tanto è la corta. No, non funziona così, è veramente tremenda. E poi insomma la pioggia ieri notte di sicuro non ha aiutato, però insomma alla fine l'abbiamo portata a casa. Non è stato facile neanche un po'. La proporzione dice che è più dura questa, Esatto, soprattutto quel pezzo centrale è tremendo. Poi ci sono le tue cattiverie ultime, che anche quelle, tipo anche quei 2 strappettini sulci finali qua. Esatto, proprio così. Però rendono, scusami Alberto il vocione, rendono però ancora più epica l'impresa, no? Assolutamente, assolutamente. Giacomo, ti lasciamo riposare, aspetta, foto di rito con la tua famiglia qui attorno. È ritornato sano e salvo da dove è partito meno di 24 ore fa Giacomo Mori e la sua Dolomitica 380, per niente facile. Grandissimo Giacomo. Ed ora lo concediamo a chi si deve fare una dozzetta. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Alle 2 la premiazione, un attimino prima per il challenge dell'anno scorso. Mi sembra che sei anche coinvolto anche tu, mi sembra che hai fatto qualcosa l'anno scorso. Abbiamo capito. Sì, dai. A domani Giacomo.
E a breve arrivano anche i ragazzi della lunga, quindi rimanete qui, sono quasi le 18. Vediamo chi c'è adesso in arrivo. Piccolo punto della situazione con i prossimi arrivi. C'è Cristina Rulli in arrivo, 6 chilometri, la prima donna della Dolomitica. $380. E salutiamo anche Elisa che sta passeggiando lungo il Viale della Vittoria. Cristina Rulli, prossima all'arrivo, la prima donna della 380 e si trova. E subito dopo Luca Terzer, sono veramente vicini. Adesso sono gli arrivi.
Ormai siamo prossimi all'arrivo di Cristina Rulli, prima la donna della Dolomitica 380. Facciamo che poi dalle 10:30 a 11 non si può neanche più fare tanto casino, no? Quindi a quel punto là facciamo il mezzo. Sapete che
No, va bene, grazie. Io custodisco tutto tanto quando mi visto. Facciamo così, ok? Anselmo, niente, qui adesso. Sì, ma tra un'oretta. Ah, boh. Ormai siamo prossimi all'arrivo della prima donna della Dolomitica 380, Cristina Rulli.
E tu l'autostrada la prenderesti a località Soffranco. Località Soffranco, praticamente sarà a Franco Emilia e Longarone. Praticamente sarà proprio penso a una decina Lucas Terzer, benvenuto, bentornato a casa Lucas. Sei distrutto? Brutto. Ti ho distrutto. 80. Questa non è la 180, è la 380 ed è arrivata anche lei. Sali sul palco anche tu, Cristina Rulli. E prende la rincorsa. La prima ragazza della Dolomitica 380, Cristina Rulli, arriva anche lei. Brava Cristina, grandissima. Grandissima. Ti sei divertita adesso? Siete arrivati insieme, guarda. Facciamo prima le signore. Intervista a Cristina Rulli per la Dolomitica 380. Insomma, ce l'hai fatta? Non avevamo dubbi. E non mi sono persa. Un percorso meraviglioso. Devo dire che l'anello centrale è devastante. I 3 passi in fila sono stati cattivi, ma soprattutto gli ultimi 2 qui. Ma molto cattivi. L'ultimo sembrava lo Zoncolan. È molto simile, ce l'abbiamo qui. Lo dedico sempre a quella persona che sta lassù.
che ti ha accompagnato e spinto fino a qui al traguardo. Quindi, guarda, Volevo fare i complimenti a tutta l'organizzazione, anche a quel ragazzo che non so come si chiama, ma che sul passo Fedaia mi ha messo la coperta addosso, altrimenti stavo gelando. Ed è stato carinissimo. Grazie. grazie a te Cristina, noi facciamo del nostro meglio, ma sappiamo che c'è tanto cuore anche dentro la nostra squadra. Cristina, foto di rito, dai, ti lasciamo, prendiamo la foto vieni più avanti, mettiti in posa, facciamo la foto e poi raccontiamo, chiacchieriamo un po' anche con Luca Sterzer. Nel frattempo abbiamo, se riusciamo a mettere le immagini per le foto dietro sullo schermo gigante, che abbiamo lo sponsor che gira, ragazzi, riuscite dalla regia a cambiarci? Ecco, perfetto, adesso la foto viene giusta con le immagini in diretta della gara. E Cristina Rulli, ed ora due parole anche con Luca Sterzer, che lui ha fatto. Grande Cristina, grazie, la prima donna della Dolomitica 380 self-supported, dopo che l'anno scorso ha portato a casa la 720 km. Quest'anno la 380 è sua, tutta da sola. Bene, Lucas, hai fatto l'impresa. Sai, ti dico in tutta onestà, ti ho visto crescere, ma non so dove vuoi arrivare, perché sei fortissimo. No. Mi sono allenato molto, perché volevo, vengo qua, ho detto voglio finirla. E l'hai finita molto bene, molto prima. Complimenti ai miei figli del supporto. L'hanno fatto la prima volta, un supporto ma perfetto. Venite. Venite sul palco, perché l'ultracycling è uno sport di squadra. Ecco i ragazzi che hanno accompagnato Lucas. Signore e signori, questo è il team Terzer. Congratulazioni, grande lavoro ragazzi, grande lavoro. Si è visto e abbiamo portato il nostro campione al traguardo, Lucas Terzer. Ha portato a casa la sua Dolomitica 380, un grandissimo applauso per lui e una grandissima soddisfazione. Vuoi dedicare a qualcuno la tua performance? Ringrazio mia moglie perché mi lascia sempre andare in bici e mi ha dato questi 3 giorni libero. Lei fa straordinari e io vado in bici. Perché ricordiamo, voi avete un albergo, una struttura recettiva e quelli sono quei lavori che non puoi mollare mai praticamente. Sì, no, lì 6-7 giorni su 7. Quindi No, solo 4. questa settimana solo 4 giorni si lavora e si fa fare una scampagnata di 380 km attraverso le Dolomiti e domani si torna lunedì si torna al lavoro. Lunedì si torna al lavoro. Domani sera in ufficio, dopo la premiazione andiamo a casa. E si va a lavorare di nuovo e la vita continua. Un grandissimo applauso a Luca Sterzer che ha portato a casa un grandissimo risultato. Foto di rito con tutti quanti. Bravissimi. Vuoi alzare la bici come trofeo? Il tuo strumento che ti ha portato fino a qui, tutta la squadra. Ti ha sostenuto alla grande. Grazie Lucas per essere stato qui e ci vediamo domani alla cerimonia di premiazione. Grandissimo Lucas, grandissima squadra, grandissima soddisfazione.
Sta per arrivare la vincitrice, la spagnola Ziorza Viglia della Dolomitica 180. Siamo a un paio di chilometri, no, 5 chilometri alla conclusione, meno di 5 chilometri alla conclusione di Ziorza Viglia. E Anton Chizzali e Achille Sollazzo dietro di lei, che devono ancora fare la salita, l'ultimo passo.
Ci siamo, Ziorza Viglia! Arriva sul palco della Dolomitica 180. Nel frattempo abbiamo un sacco di problemi sul percorso. Ziorza, welcome back. How are you, Ziorza? Un percorso bellissimo. Caldo, the climbing caldo, but bellissimo. Grazie mille. Grazie a te, Ziorza. Adesso se pazienti un minutino. Abbiamo anche il sindaco di Vittorio Veneto. If you wait
2 minutes. That's the major of Vittorio Veneto. They want to make the pictures with you of each other. So eccola qui, il sindaco di Vittorio Veneto, Mirella Vagliana, che accoglie questa campionessa europea di ultracycling. E facciamo con calma, Mirella, ormai hanno fatto tanti chilometri, molto con calma, quindi ecco qui, ringraziamo il nostro sindaco. Signor Saviglia, è un onore per noi averti qui, la campionessa europea di ultracycling. Foto di rito, io mi nascondo. Vieni anche tu, Fabio, a fare la foto con Siorsa, dai. Ricordiamo. Bene, grazie Siorsa per essere stata con noi, grazie a Mirella Vagliana, sindaco della città di Vittorio Veneto. Ti concediamo e ti lasciamo andare a riposare. Ah, fa foto con la bicicletta, sì, ci vuole un po' di forza per fare questo, ma qui la forza non manca. Signor Saviglia, grazie Siorsa. Eccoci qua, ci vediamo domani per la cerimonia di premiazione. Ed eccoci, arriveranno tutti per la sì, ce ne sono due. Una che è anche lei vice campionessa europea, seconda la Race Around Austria, insomma c'è un po' di titoli importanti. Bene, adesso vediamo di risolvere i problemi sul percorso perché ci hanno chiuso il passo Cibiana per maltempo. Ciao ragazzi, ciao. Ascolta, avete trovato un'alternativa al Cibiana? Una variante, ma è già indicata una deviazione oppure una non lo credi? Ok, va bene, dai. Perfetto, bravissimo. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, buona gara. Ciao.
Ciao caro, ciao. Vuoi una mano? Robby mettiamo qua dietro. Dani e Schumacher, prima di Dani. Questo è Ancora 4 chilometri per l'arrivo di altri due protagonisti della Dolomitica 380. Eros no, rimani qui. Ma sì, dai, mettila dritto qua. Stai qua, no, un po'. O vai via subito. Ringraziamo Eros Martelli, nostro supporto esclusivo, lui che 2 anni fa era qui come protagonista assoluto, che ha vinto insieme con Ilario Zille la sua categoria. Ed ora, grazie a un convincimento, insomma non ci ho messo neanche tanto a convincerlo, è venuto ad aiutarci quest'anno. E ringraziamo anche Alessio Pinato, che siete stati fondamentali quest'anno. Bene. E anche Riccardo che insomma si è dato da fare tantissimo. E anche, come ti chiami? Christian, il nipote di Eros che seguirà le gesta dell'eroe. Lo vedremo sulle Dolomiti fra qualche anno, sicuro qua. Qua è una brutta razza qua. E Jacopo, sì, ringraziamo anche Jacopo, la mamma che ancora non ha ceduto. Bene, allora vediamo la Dolomitica 380, stiamo aspettando
Hans-Jürgen Schumacher e Tizzali, vediamo atleta della Dolomitica 180, Anton Chizzali over 60. No, posso grazie. Ci sono sempre devo mangiare. Ah, devo mangiare ieri sera. Sacco rodo non sta in piedi. Sacco rodo non sta in piedi. Quante perle? Ecco, ci siamo. Dovrebbe essere Hans-Jürgen Schumacher. No, è Anton Chizzali della 180. Eccolo qui. Bentornato. Tosta? Sì, abbastanza. Ho sofferto parecchio. Beh, insomma, sei un uomo di esperienza, ma un uomo anche combattivo, eh? Eh beh sì, bisogna combattere sempre. Società ciclistica Avio, tu che sei abituato alle montagne e al lago di Garda, come ti sembra qua, le Prealpi e le Dolomiti? No, bello, allora il paesaggio è stupendo, veramente. Cioè, purtroppo quel mal di braccio che avevo mi ha confuso un po' le idee dopo. Mi sono goduto un po' il paesaggio perché è stupendo, in certi posti magnifici proprio. La Valle del Mis, sei passato in mezzo. Sì, ma quello è spettacolo puro. Ci fa molto piacere, speriamo che ti porterai a casa una bella esperienza, un bel ricordo di questa corsa. Però adesso una bella birra media. Sì, adesso una bella birra media ci vuole, sì. Un grandissimo applauso a questo grandissimo campione Anton Chizzali, over 60, da 180 km, tutto ad un fiato, partito questa mattina alle 9:03. 10 orette e 20 minuti in bicicletta. E le congratulazioni da fotografia di
questi due campioni con Luca Sterzer, uno degli amici più sportivi che ci siano, che ha atteso il suo amico Anton. Ed ora vediamo chi ci sarà ancora. E sta arrivando Hans-Jürgen Schumacher. Ringraziamo Eros Martelli, il nostro supporto alla Time Station di Cortina, che va a mettere le ossa a Nanna. Dopo questa faticaccia avrebbe preferito fare una giornata in bici, però insomma è sempre una giornata di ciclismo. Grande Eros Martelli. Ed ora attendiamo Hans-Jürgen Schumacher. Super Grabby Racing Team, Hans-Jürgen Schumacher. Self-supported over 50. E ci aspettiamo che sia il secondo, ma dovremo naturalmente guardare il ranking ufficiale alla fine dei passaggi di tutti, perché ricordiamo c'è il gap iniziale da calcolare, quindi fino all'arrivo non sapremo esattamente la posizione di tutti. Hans-Jürgen Schumacher sta per raggiungere il traguardo. Eccolo qui, Hans-Jürgen Schumacher, il secondo degli over 50 della 380 ad arrivare sul traguardo. Ah, mi guarda male Hans-Jürgen. Mamma mia. È sempre più dura perché vanno avanti gli anni o... È la più dura, sì. Anche con il tempo e tutto, sì. Tanto caldo, vero Hans-Jürgen? E male per lo stomaco, ma non mollare. Hans-Jürgen Schumacher, no, non mollare, assolutamente, perché è uno degli uomini più forti e determinati. You are one of the strongest guys I ever know. Yeah, I'd like to finish. Yeah, this was my goal. So, anyway. And you finished so well. It seems we have to check. You know the other riders, but you are the second guy that comes here of your category after Giacomo Ori. So we have to check what is your position. But it seems second now. Okay, so. Yeah, I hope so. Yeah. Ok. Salutiamo la tua dolce metà qui che ti ha aspettato. What was italiano, inglese? What was the hardest part for you? Non funziona. La luce non funziona. Solo la piccola. Sì, e sono andati con
sì, un po'. Sei andato come un pipistrello. Ma ha funzionato. Allora, sono qui e sì. Bene. Hans-Jürgen, vuoi dire qualcosa a chi ti sta seguendo? Want to say something to the people that follow you on the live streaming? Yeah, I met so many people. Fabio was there, time station, and he helped me, and anche Alessio was there, and another guy, which I don't know his name. Eros, Gabrio. Anche al time station was perfect people. Was a lot of fun. Yeah, and also the second class was incredibile bello. Sì. Sì. Piaciuto il percorso, insomma, Hans-Jürgen Schumacher. Ti ringraziamo per essere stato qui adesso. Buon riposo. This Hey, check, it's all good. You go out inside, I send you the screen, so be quiet, it's all okay. Bene, si preoccupava per essere uscito dal percorso, ma è rientrato esattamente dove era uscito, quindi tranquillo, Hans-Jürgen Schumacher, nessun penalty.
Scusaci se non ti abbiamo accolto a dovere. Con Achille Sollazzo qui che arriva a terminare la sua Dolomitica 180, ma hanno chiuso il Civiana, stiamo cercando una soluzione. È stato come una missione, dai. Oh, dai, in realtà è un tempo abbastanza alto, non era il tempo che avevamo pronosticato. Però insomma è dura, eh? Abbiamo avuto la conferma che il Duran è duro, sì, sicuro. Mi sono divertito, lo spirito di oggi era quello, con i problemi di salute che ho avuto nell'ultimo anno, quindi penso che sia stata una bellissima giornata, grazie a te come ti dicevo e a tutto il tuo staff. Grazie a te per essere stato qui. Allora, cosa hai sofferto di più? Il Duran, il caldo del Duran, immagino, oppure... Beh, il caldo sicuramente è stato importante oggi, però io ho un problema al piede purtroppo e quindi ho dovuto rallentare proprio per questo, però il caldo sì, tanto. Ce la siamo portata a casa comunque. Achille con questa maglia pesante sulle spalle ha portato a casa la Dolomitica 180 con 4.000 metri di dislivello. Signore e signori, ti lascio lo spazio per la foto di rito dopo questa micidiale impresa. Vogliono che sollevi la bici? Alzala perché il tuo strumento per arrivare al sogno. Grazie Achille Sollazzo per essere stato con noi. Grazie, ci vediamo per la cerimonia di premiazioni. E Dozzetta e Branda. Come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves
Just today, I knew what was right, but on this silent day, I can hear my voice inside. It says, come into my life. It says, come, come, come to my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me enough to save me. Oh no, nobody loves me enough to save me. Oh no. Under 50 sono 2. Secondo. Va bene. Sta per raggiungere Vittorio Veneto, ormai è a quanto? Provo a selezionarlo, vediamolo subito. Provo a schiacciare.
Heinz Gatcher ormai è all'inizio della salita che porta alle grotte del Caglieron su quel tratto finale ed sarà il primo atleta a raggiungere il traguardo dell'Ultracycling Dolomitica. 720 km, quindi pochissimi chilometri lo separano dall'arrivo. Lui che ha già vinto 2 edizioni, l'anno scorso si è ritirato, quest'anno cambio categoria in over 50, però è sempre lì davanti. E arriverà sotto una leggera pioggia il nostro Heinz Gatcher, il primo degli atleti della Dolomitica. No. Siamo sugli ultimi tratti, siamo a 5 km e 700 metri dall'arrivo del primo classificato della Dolomitica Ultracycling da 720 km. Heinz Gatcher. Vedremo arrivare uno dei più forti ultraciclisti a livello mondiale. Una gara combattutissima, ricordiamo che lui è un over 50, ma qui stiamo parlando di classifica assoluta. Abbiamo vissuto veramente un weekend incredibile, sappiamo che c'è anche Arbis Flood ancora sul percorso, abbiamo perso al momento il suo tracker, quindi non sappiamo dove si trova, però in questo momento al comando c'è Heinz Gatcher, partito ieri mattina alle meno un quarto alle 10 circa. Heinz Gatcher è rimasto in sordina con il suo passo, è rimasto lì a vedere cosa succedeva. Abbiamo visto Daniel Bieder, una prestazione incredibile fino al Civiana quando dopo un bellissimo combattimento insieme con Nicola Mazzarotto ha visto purtroppo un periodo buio, anzi è cominciato ben prima sul Tre Croci dove si è dovuto fermare. Lì Nicola Lazzarotto ha preso distanza da lui, ma Heinz Gatcher è rimasto sempre lì in attesa fino a quando è riuscito a prendere il distacco necessario. Ci siamo quasi, il suo team è già arrivato e Heinz Gatcher è prossimo al traguardo della vittoria dell'Ultracycling Dolomitica 2026 dopo il ritiro dell'anno scorso. Aveva un conto in sospeso e c'è la moglie, il team, moglie e Mario che stanno già festeggiando e si stanno già abbracciando perché ci siamo, la vittoria sta per essere palese qui sul palco di Vittorio Veneto, la vittoria sta per concretizzarsi, tutti pronti ad attendere il campione nonché vincitore assoluto dell'Ultracycling Dolomitica 2026, l'edizione numero 13.
un campione che viene dall'Austria, qui ha visto gloria e ha visto difficoltà, ha visto 2 vittorie, 2 edizioni, una partita da Sarmed e una partita qui da Vittorio Veneto. L'anno scorso l'incubo del ritiro, il suo primo ritiro in carriera, e quest'anno è venuto con un'unica intenzione, quella di riprendersi quello che è suo, il titolo di campione assoluto dell'Ultra Cycling Dolomitica. Ci siamo, sentiamo l'entusiasmo salire, segnalateci l'arrivo del vincitore assoluto dell'Ultra Cycling Dolomitica 2026, 720 km, quasi 20.000 metri di dislivello positivo, 22 passi, ed è la terza vittoria. La terza vittoria per Heinz Gatcher, si sta concretizzando il sogno di un uomo che non si è abbattuto e ci ha creduto fino in fondo. Siamo qui sul palco di Vittorio Veneto, pronti a festeggiarlo, pronti a celebrare l'uomo, uno degli uomini più rappresentativi di questo sport, l'uomo delle lunghe salite, l'uomo delle Dolomiti. Niente è riuscito a fermare Heinz Gatcher. Tutti pensavamo che potesse essere una delle edizioni in cui Heinz avrebbe potuto soffrire di più, avversari di spessore altissimo. Lui ha gestito al meglio la corsa. Ci siamo, facciamoci sentire, sta per arrivare il campione assoluto. Ci siamo, ed è il momento di perdere la voce anche per me, definitivamente. Grandi festeggiamenti, come i nostri amici dall'Austria sanno fare, quindi birra a fiumi questa sera. Questa vittoria assoluta che sta per diventare realtà. Eccolo qui. No, facciamo circolare il traffico, che sta arrivando il vincitore. Ed ho bisogno di, c'è qualcuno, c'è Walter Bonazza che sta cercando di mettersi in contatto con noi. Possiamo un attimo, Angela, mi scusi, ho Walter Bonazza che forse ha qualche problema, se può rispondere te. Che stiamo aspettando il vincitore dell'Ultra Cycling Dolomitica, Heinz Gatcher.
Eccoci, eccoci, abbiamo 3 chilometri, l'aggiornamento di Tractalis ora grazie al nostro Alessio Pinato, occhi puntati sul puntino della traccia. Signori, rendiamoci conto, sono le 20 dell'11 di luglio 2026 e ieri 10 luglio alle 9:48 se non ricordo male è partito Heinz Gatcher, quindi siamo a 35 ore circa per lui per completare, quindi una media superiore ai 20 km orari per attraversare le Dolomiti e rientrare qui a Vittorio Veneto. Lo dà a Costa, è qui. Ci siamo. Manca poco, saranno meno di 2 chilometri. Categoria over 50, rendiamoci conto, un veterano di questa corsa. Davanti ai ragazzini, un team straordinario, team che fa la differenza, un team di persone che si vogliono bene e si prendono cura del loro campione. La differenza la fa la squadra e la tranquillità che riesce a dare al suo campione. Ed eccolo qui, signore e signori, Heinz Gatcher sta per raggiungere il palco dell'Ultra Cycling Dolomitica, vincitore assoluto della Ultra Cycling Dolomitica 2026, the winner Heinz Gatcher. Welcome back. Hi Roberto. Hi. Hi Heinz. So, your moment. It's incredible. This year I never thought that we can win. This year was also for me. It's incredible. I know you are very strong, but this year I see great names on the start list. Was many cyclists that want to reach the goal, the maximum goal of the victory, absolute victory of Ultra Cycling Dolomitica. But Heinz Gatcher with the head do the perfect race. Heinz, some words for us, for your friend that follow you on live streaming. It was tough. It was really tough. And yesterday it was very hot. Basamangan we had 44 degrees. The power will go down. But my wife, Marion, and my team, they support me perfect. And then in the night we got a strong night. Also in the rain, and then today. Today all good. It seems for me that some cyclists this year have done the race against someone. It seems for me that you have done the race against yourself. It's a real impression. That's true. From start, we never look at the other riders.
I told my team that they don't tell me where Daniel, Arvis, they are. And now, yeah. It makes the difference. Ladies and gentlemen, un grandissimo applauso per Heinz Gatcher, vincitore assoluto dell'Ultra Cycling Dolomitica 2026. Tutto il team insieme, abbracciatelo. E adesso il momento in cui Heinz Gatcher solleva il suo strumento di fatica verso il cielo. Heinz Gatcher vince l'Ultra Cycling Dolomitica 2026, vincitore assoluto. Lui che è over 50, ha messo qualche ragazzino dietro di lui e quindi meritatissima vittoria, guardateli, incredibile. Nessuno ci credeva, lo ammetto, anch'io ho dubitato quest'anno. Quando ho visto la start list ho detto Heinz Gatcher quest'anno farà molta fatica e sono veramente sorpreso. È sempre lui dopo la sconfitta. Last year was not a good year, and this evening you take what is the Ultra Cycling Dolomitica is your race. Third winning, absolute. It's so beautiful, and you, Roberto, your team, you give so much to do this race, and then I will come here to race the run, but then we will see what's going on, and the Dolomites, they are for my heart, and now it's your Dolomiti is your mountain. Yes, yeah. Se le prese tutte le Dolomiti. I want a picture of you and your wife together. This is a great emotional moment. Cosa fa l'affetto e il supporto? Grazie per essere stati con noi, grazie per averci regalato queste grandissime emozioni. Heinz Gatcher, a shower, a beer. Thanks to you. Grazie Heinz Gatcher, vince l'Ultra Cycling Dolomitica, ma non è finita perché abbiamo Nicola Lazzarotto, che porterà a casa un campionato nazionale, quindi non è proprio uno sconfitto. E adesso diamo un'occhiata ai prossimi arrivi e ringraziamo tutti per essere qui con noi a seguire questa meravigliosa edizione dell'Ultra Cycling Dolomitica.
Stiamo aspettando l'arrivo di Nicola Lazzarotto, che si trova a circa 5 km e qualche centinaio di metri. Il secondo classificato, o meglio, primo classificato della categoria Under 50 e secondo assoluto, nonché prossimo campione nazionale di ultracycling, Nicola Lazzarotto. Dopo una gara incredibile abbiamo visto sportellarsi questi grandi campioni. L'anno scorso il secondo posto dietro a Elias Van Hooijdonk, ragazzo belga, quest'anno vincitore della categoria Under 50. E il secondo assoluto dietro a Heinz Gatcher, nonché primo italiano al traguardo, lui che si porterà a casa la maglia di campione nazionale ASI di ultracycling. Ancora circa 4 km e 650 metri. E Heinz Gatcher è qui che attende il suo grande rivale per congratularsi per questa bellissima battaglia che li ha visti tutti e due veramente protagonisti e divertirsi attraverso le Dolomiti, e ognuno porterà a casa qualcosa di importante, una vittoria di categoria. Ci siamo, vediamo l'aggiornamento ultimo, dice ...3 km e 800 metri all'arrivo di Nicola Lazzarotto. Alessio Pinato, uomo chiave di questo staff in questa edizione. Sì, sul serio. Tripletta di Time Station qua, l'uomo che va avanti in Rio. 3 chilometri all'arrivo. 3 chilometri all'arrivo della nuova maglia tricolore dopo qualche anno di pausa. È ritornato il campionato nazionale di ultracycling grazie alla lente ASI che ci ha riconosciuto ufficialmente. Possiamo finalmente dare il titolo e la maglia tricolore a qualcuno, e quel qualcuno si chiama Nicola Lazzarotto. 707 km percorsi ed ora ne mancano 2 e 700 metri. Ragazzi,
grandi emozioni, grande fatica, grandi soddisfazioni. Insomma, andiamo a vedere poi i prossimi atleti. Ora è il momento di Nicola Lazzarotto, poi sappiamo che Arvis Prude si trova alla Time Station di Cortina, quindi una grandissima partenza di gara, veramente si sono dati sportellate, ha vinto la saggezza di Heinz Gatcher che ha amministrato le forze e nel finale di gara è riuscito a fare la differenza. Per onore a Nicola Lazzarotto, che è stato l'unico che alla fine è riuscito a tenergli testa. Però ragazzi, che gara abbiamo vissuto questo Ultracycling Dolomitica, che emozioni, la prima parte con Daniel Biller, eravamo tutti con lui a fare il tifo per lui dopo la incredibile prestazione dell'anno scorso. E poi, come purtroppo accade in questo ambiente, quando le cose, quando i piccoli problemi, i piccoli granelli di polvere possono diventare dei macigni insormontabili. Quindi abbiamo purtroppo perso per pochissimo un podio che avrebbe visto un sogno realizzarsi per Daniel Biller. Nicola Lazzarotto con il suo passo, rischiando molto perché, ripeto, la gara all'inizio era proprio face to face, uomo a uomo, per cercare di riuscire a recuperare più minuti possibile. Alla fine l'ha spuntata, per l'assoluta l'ha spuntata Heinz Gatcher. Ed ora Nicola Lazzarotto, categoria Under 50. Riesce in quello che aveva sognato l'anno scorso, conquistare la vittoria della categoria Under 50. Vediamo l'aggiornamento, 1 km 800 metri circa. Quindi potrebbe essere qui da un momento all'altro l'aggiornamento di Tractalis ogni 2 minuti. Pensate che per far bastare la batteria di questi atleti avremmo potuto settarli anche a 1 minuto, incredibile. Per sicurezza l'aggiornamento è ogni 2 minuti, i tracker mandano un SMS ad un server con le coordinate, latitudine e longitudine. E lì poi abbiamo la possibilità di rivedere la traccia di tutti. Primo della categoria Under 50. Signori, sta per arrivare il primo campione nazionale di questa nuova generazione di ultraciclisti. Eccolo, ce lo segnalano ormai a 100 metri, meno di 100 metri. Nicola Lazzarotto sta per conquistare il titolo di campione nazionale Ultracycling 2026 e la vittoria della categoria solo Under 50. Bentornato Nicola. Un obiettivo che è da un anno che frullava, vero? Bentornato a Vittorio Veneto. Grazie, sono tanto provato, tanto stanco. Bello, mi sono divertito e sì, sono stanco. Allora, questa gara è partita, diciamo, come una corsa, diciamo, ecco la squadra, è arrivata la squadra, l'aspettiamo qui sul palco. Insomma, è una corsa uomo contro uomo, eravate tutti fortissimi, tutti favoriti, potenziali vincitori di questa edizione.
Insomma, raccontaci un po'. Beh, sapevo che in partenza Daniel, Heinz erano sicuramente più forti di me, pensavo anche a Alvis. E Daniel è partito fortissimo, mi ha già superato sul San Boldo. Io avevo fatto il mio ritmo, però ho dato tutto, cioè sono proprio sfinito e il più che sono riuscito a dare è stato grazie alla squadra, perché il gran caldo mi hanno continuato a dare acqua e sono stato davvero contento. Dov'è che si è decisa la corsa secondo te? Qual è stato il momento più caldo, diciamo? Beh, allora vorrei dirti che è stato difficile la notte quando mi è un po' piovuto, ma però penso che il caldo stamattina penso che si è deciso un po'. Ecco, la squadra, dai. Diana, vieni anche tu. Ecco la squadra, tutti quanti, è il momento di celebrare la vittoria della categoria Under 50 con Nicola Lazzarotto che conquista la maglia di campione nazionale che gli verrà consegnata domani alla cerimonia di premiazione. Il nuovo campione nazionale di Ultracycling 2026, vincitore della categoria Under 50 della Ultracycling Dolomitica. Qua mi suona. Oggi pensavo, adesso arrivando, che una cosa che volevo chiedere è che se magari vuoi chiedere ai membri della mia squadra qual è stato magari un momento particolare, un momento che si ricorderanno di questa avventura. Beh, innanzitutto sono sicuro che ti seguiranno ancora, perché queste fatiche qua invece che al distaccare gli veri amici li uniscono. Però sì, adesso gliela facciamo questa domanda ai ragazzi. Beh, intanto è lunghissima ed essendo così lunga ci sono tantissime incognite ed è proprio il bello di queste corse, c'è il meteo, c'è l'alimentazione, le forature come stamattina, è proprio questo il bello, la lunghezza infinita. Un minuto pit stop, adesso ti assumeranno a Ferrari sicuramente. Dai, dimmi il tuo nome, aspetta, tu sei? Il fratello, Davide. Davide, tu sei? Alessandro, e un momento per me di questa ultracycling, devo dire questa mattina all'alba sul Sella, quando in quel palcoscenico che sono le Dolomiti, che sono stupende, a vedere Nicola che pedalava e andava su e giù per le discese, per le salite, penso che questo sia stato il momento più bello. Avete fatto le foto giuste? Sì, le abbiamo fatte. Perché avete vissuto un film, potreste fare un libro sicuramente. Tu sei? Diana, la moglie, vederla in discesa mi faceva paura, era velocissima. E insomma, dai, non spericolato, veloce, dai. No, sì, bravissimo però, bravi tutti. Bravi. E qui abbiamo il pilota. Pilota, dai, racconta, pilota. A me che è rimasto impresso è vedere la tenacia di tutti i concorrenti, magari alla notte su per il Fedaia sfiniti, non riescono ad andare avanti eppure non cedono e continuano. Cadono, cioè no che cadono, però hanno crolli, però continuano, perché la tenacia che hanno queste persone, questi atleti, non la trovi in nessun'altra parte. Non c'è uno sport dove ci sia questo tipo di situazioni. Io mi ricordo, vi porto via solo 2 minuti, perché una volta abbiamo avuto l'Università di Udine che ha fatto uno studio sui partecipanti dell'Ultracycling Dolomitica, ne ha presi a testa una quindicina prima e dopo, e ha detto che non c'è uno sport che sfinisce di più anche muscolarmente il fisico umano, quindi rendiamoci conto di quello che avete fatto. Nicola, ti sei meritato una maglia che ti peserà sulle spalle, ma potrai veramente esserne orgoglioso e tutti ti guarderanno in un certo modo. Grazie, ma veramente come ho detto stamattina ringrazio voi dell'organizzazione perché ci regalate la possibilità di realizzare questi sogni. Non è facile, l'hai detto anche tu al briefing, però ci date questa possibilità e noi ci divertiamo, ci sfiniamo e basta. E adesso vado a salutare Daniel perché è giusto che lo saluto. Sì, questo è un momento importante perché ragazzi sono avversari ma sono amici
Li vedremo, siamo sicuri che li vedremo ancora in giro a togliersi gli adesivi a vicenda. Grazie ragazzi, grazie a voi, grazie di essere stati, di averci fatto vivere queste emozioni e ci vediamo domani alla cerimonia di premiazione. Nel frattempo aspettiamo gli altri arrivi e le emergenze. Sì, ovunque sia, aspetta che vediamo. Sì, ci dovrebbe essere. Io ho già passato tutta la galleria e poi mi sono trovato quella che mi sembra aspettata perché la traccia l'ho seguita, mi ha portato qua, solo che poi gira a sinistra e poi mi andò a destra. Quindi io vado solo, quindi non... Ma a Longarone o a Longarone? Sì. La strada deve proseguire su quella, deve arrivare fino a Longarone, seguire comunque indicazioni su Longarone. Segui le indicazioni per Longarone, tu a Longarone devi arrivare, ok? Anche se dovessi aver percorso una strada, devi andare verso Ponte delle Alpi, devi passare il centro del Ponte delle Alpi e arrivare a Leone Santa Caterina. Ok, quindi tu continua a scendere verso sud. Non so. Ma no, io non ti vedo. Cioè, è una statale, quella è l'unica strada che ti porta giù. Tu sei in traccia comunque, sai. Sì. No, non vai nella foresta, sì. No, qualcuno della 380 probabilmente adesso ti... Due della 380, qualcuno della lunga. No. Voglio vedere qui. Sì, ti deve aver passato probabilmente Vito Salvatore, uno con la divisa bianca. No, anzi, uno di un team con le maglie, non so che maglie abbiano. Comunque sì, sei sulla statale. Sì, sei giusto comunque, continua a scendere di là. Ah, probabilmente, aspetta, probabilmente no, non devi prendere a sinistra, devi continuare per Pian di Vedoia, se probabilmente tu segui la statale e scendi sulla statale. Ok, non prendere direzione però per ok. Va bene, ciao. Meno giga, meno giga, meno giga, meno giga.
camere almeno ben impostate. In automatico, perfetto. In automatico. E anche... Mettete anche i tempi in automatico. No, i DB qua. A me tutto metti in automatico? Sì, è tutto in automatico. Allora dipende. Con i soldi che guadagno me la compro, mamma. Però secondo me, io comunque sono arrivato a questo punto se me ne sto sempre inventati. Blocchi, robe, tutto. Tutto perché ho giocavo e giocavo per fare io e però se ho fatto robe con te mi mandavo robe. Io mi prendo un ippo. Sto cercando di vedere Bravo, Xbox, no perché diventa mai. davvero? Il gruppo è più grande. Ma per Quella più grande di 5. Allora come facciamo? Perché Thomas non riesce a spostare vediamo un attimo dove sono. Prendi servizio. Ascolta dove ce l'hai. Perché ti dirà anche in futuro quando uscirà il GTA 6 e tutto, è più potente, ti sarai meglio. No, è il trailer e il preordine, ma non puoi giocarlo. Devi dire una cosa però. Va a meno giga, meno pixel, più figa. Ognuno ha il suo difetto. No, quando sei a posto non serve altro, questo è l'effetto del pensiero perché siamo qua. Però l'immaginazione va oltre il corpo e va oltre il fisico. È vero. Non prendi davanti del cervello. No, faccio da solo, io secondo me, se tu sei con lui, adesso lo schermo e il volante per La prossima ad arrivare è la Tina Bull. Ah, la cosa? No, è il fax. L'unica è arrivata tanto dietro. C'è qualcuno che sta prendendo a fare la 180, dopo Android un consiglio quando c'è Matt Thomas. Ah, ok, Android. Vado a chiamare Thomas e poi Ma che figurati? devi farla così per senso, però bravo. Dai, Quelle quante sapevo voi che ne so. no, io purtroppo magari tu a dire no, ma io Ma poi il fatto che anche siamo
poi aggiungi che alla struttura che uno può anche fare, però le spalle larghe sono una cosa che a me anche facendo sport, però devi facendo sport, ma devi anche perché sei nato così. Dopo lo puoi rinforzare, aumentare la massa o tonificare, però la struttura è quella, la sono sotto la spalla larga. Un bravo ragazzo come te. Ma non si cosa fare oggi? Allora, io ho finito di studiare ma non ho voluto continuare, ho fatto 2 giorni grafico pubblicitario. E ho voluto essere in studio, ho trovato un lavoro ma molto grondaio, un lavoro adesso però dopo 1 anno e mezzo e questo sono gli insegnamenti della vita che devono venire per esperienza diretta. Io non sono darvi così a capire le cose, fare col fanno andare a lavorare in comune. No, in comune. No, no, neanche poco, assolutamente no. Neanche. No, io glielo chiedo di andare sul posto. Sta ragionando sul fatto di trovarsi un posto diverso, quindi sta facendo un corso, andiamo a fare no, il posto non è un tipo da io tutto devo passare perché se cominciata vai facendo devo lavorare. Guarda, se per lavorare ti prendi un po' di vacanze, io lavoro, no, io devo lavorare. Quindi vado a fare la grafica, tieni una merda, basta, io devo fare la commessa. Guarda allora, che addirittura no, io devo per responsabilità, là passo cose del piccolo di casa, vado a lavorare a negozi di vestiti commerciale a Natale. Dopo 2 mesi, io non so come mi è servito di toccare con mano le cose. Ora avevo lavoro con i capi, se vuoi che vuoi fare la commessa. Mi passa il 5 dicembre, ma sì, perché stavo cercando personale di rappresentanza così, ma cercate di subito, siamo da casa, vieni. Ma come una scelta di prendere. No, sai cosa? Mi dai questo corte che allora capisci le catene, lei hanno detto, tu arriva a cassa, ma vuoi anche il problema è questo, io mi devo fare. Tipo per che tu esci, cosa ti serve? Per questo non devo fare. Cioè, bisogna fare capire, ok, ma fammi notare una cosa. Quant'è che sono sentiti che sta mangiando la pizza? Sarà 20 minuti. È ancora mezza gara. Se tu dopo una gara, ma se mi mangi il cartone, ah, tiro come un coso, un dragamine. Che si mangia, ma non come si mangia la pizza, veramente non sono abituati. Ah, penso che non vado a trovare con un quindi dirette a finale, non so se avevo mi aggiungo al curriculum ho fatto le dirette in manuali perché da qua beh sì, c'è tutto è vero, ma non dite, ma però che tutto oggi è un po' più è vero. Insomma che mi ha guardato mai cosa non l'ho mai più visto. Ma non ci sono schiacciato, non mi sembra che ci sia schiacciato. E quella volta che ci sono guardato proprio mai nel classe che mi avessi guardato male. No. Forse sarà stata concentrata. Ah sì, no. Allora, lei ha un problema con la venuta facciale. Cioè, fa sparire tutto, ma non ce l'ha con te.
di legame, però quando ero là, io perché non tutto il tempo di fatto, ero là per realizzare questa ora che mi dovevo passare in Ma quindi il method generale? ma mi piace, sì, però mi piace in particolare, cioè non c'è una canzone loro che io dica non mi piacciono, quindi sono proprio, Io mi identifico con quella musica là. ci sta, io ho avuto un forte periodo
soliti. È tipo una, bellissima, ecco, è la madre che fa mangiare al latte. E poi in verità qual è? Ho notato solo 2 o 3 canzoni, ho capito che lei non fa nulla di ripetere. Sì, Miriam, ma un po' tutta la musica. No, la sentono spesso in tasca. Tasca? Mi piace. Sembra anche Tasca. Anche lui, no, lui non l'ho mai visto, però c'è un video, un amico che ha fatto i video. Eccoci qua, Ce l'abbiamo Obama. Tutta amante. Dai, spieghiamo. Sono per qua. Vai. Faccio pure io c'è ancora qualcosa di più. Va bene. Non so fino a quando è finale. Ripeto la cosa più importante. Di aver fatto qualcosa.
problemi o quando bisogna spegnere mi dite. Se ho problemi mi dite e mi connetto. Se invece quando finite proprio mi dici collego, faccio mi connetto e spengo il computer. A posto. E ci vediamo domani mattina. Alle 2 persone. Quindi a che ora siete qua voi? Io tu domani non ti sposti perché? Però se sono alle 2 inizieremo alle 1:30 la diretta, mezzogiorno e mezza per portare le camere, capire, dai, facciamo così. Ragazzi, a domani, Venga,
te ha chiamato tante volte. Francesco? Francesca. Ah, Francesca è lei. Prova a chiamarla. Però non trovava il telefono. Ah, ieri. Ah, evidentemente aveva perso il telefono. E quindi si chiamava da solo. Ma io vedi che incontro è tutto scuola. Che DJ hai? Dov'è l'Osmo? Jacopo? Dov'è l'Osmo? L'ho messo qua in giro, l'avevo messo là. Dove? Dove là? Dai, ci vuole il telefono. Dove là? Non c'è, non lo trovo, è laggiù. Sei in crisi? Via tutti da sotto per cortesia. Sì, adesso. Posso andare? Vai. Sbariga prendino che cosa bere. Allora, ti ancora un metro. È meglio che trovi nei domoduli. E tu sia una roba che continua? Più che altro da me una bella nuvola rossa. Guarda, se riuscì a farci che adesso arriva. Lui arriva, lui arriva la prima donna. Arriva la prima donna e dopo... Ecco, sì, che fa passare. Passa sì. Vedo che mi conti. No. No. I love you so, I love you so.
per la galleria. Io sono la strada retta. Io sono per la galleria. Io comunica che era da seguire la galleria, no? Perché l'ingresso della strada destra. Pronti via. Risultato, il team relativo turistico Vittorio Veneto ritengo essere perché avevo detto che il passo era curvo, adesso fate la galleria e lo prendete dopo, no? Guarda anche il messaggio che gli hai mandato. Lui dice no, abbiamo qua lo screenshot del messaggio, c'è scritto che è chiuso il passo. Io non lo cancello, no? Sicuramente il Non c'è messaggio. scritto che hanno chiuso il passo, l'entrata. Io ho mandato questo, no? Questa strada qua era interrotta, no? Questa qui è la galleria, perché seguendo la traccia la destra, no? Io ho segnalato questo che è iscritto sul gruppo. Abbiamo appena ricevuto comunicazione che il passo siciliano è stato chiuso all'inizio del villaggio di Fare per l'Ibanese. Per favore, per questa la galleria prende il passo siciliano più avanti. Perché ha detto, lei che si prende dopo la galleria. Ha letto solo metà messaggio. Prendete il passo siciliano più avanti. Ok? E io ho mandato cosa, no? Perché qua l'interrotta in realtà là l'idea che fa la galleria prima, va bene, no, devo segnalare, quindi era fatta questa galleria qua, no? Per fare il passo del passo. E là, e andiamo avanti, lì, eccetera, poi mettiamo a Stefano, ma perché hai detto che il passo è chiuso? Io non ti ho detto che il passo è chiuso, che la strada lì è chiusa, perché la strada, e dobbiamo andare anche tanto di foto, attenzione Sibiana, strada chiusa, no? Ok? Perché la strada indicata sulla traccia, però gli ha messi i terzi probabilmente perché stava una bomba di acqua e li ha serato perché probabilmente sotto e Dio fa lavori. Metà, però qua devi si passare qua. Oggi se passati, dopo si vede che Gneso Acqua gli sarà ed è per la galleria, però per aver venuto a questo tutto con esperienza. Aspetta che arriva, eccolo qua, diretta, grande Fabio! Eccolo qua, arrivato Fabio Sgroi della Dolomitica 180. Vieni Fabio, vieni sul palco. Se riusciamo. Vieni. Ce l'abbiamo fatta. Quanto è stata dura. Poi dopo magari i dacci mettiti a favore di camera, appoggiamo la bici. Eccoci qua. Salva, mi raccomando. Fabio, contento? È stata tosta? Ma ne valsa bene. Bellissimo. Percorso duro. Faticato tanto la prima, la seconda, un po' troppo lunga. E poi l'ultima discesa, devo essere sceso troppo velocemente, mi è girata un po' la testa, quindi mi sono fermato. So che anche la moglie ha scritto, forse, però stiamo bene. Adesso ti vede, sei arrivato sano e salvo e qualche goccia d'acqua alla fine per venire in bellezza. In realtà l'ho presa a Ponte nelle Alpi, ma mi sono fermato a mangiare una pizza e quindi... Saggia decisione. Fabio, allora... Tutto molto bello. Bella esperienza. Complimenti.
complimenti a te che l'hai portata a termine, perché non è uno scherzo, 180 km, 4.000 metri di dislivello, 4 passi veramente duri, soprattutto l'ultimo, vero? I primi 4 dell'ultimo. I primi 4 e l'ultimo chilometro dell'ultimo. Bello, tutto molto bello. Strade perfette. Anche con la luce, io non vado spesso col buio, però tranquillo. Vi ripeto, siete bravi. Sei stato bravissimo tu, siamo qui ad applaudire Fabio Sgroi che ha terminato la sua lunga Dolomitica 180 con ben 4 passi, uno più duro dell'altro e insomma puoi scendere, sì, congedato, puoi sdraiarti tranquillamente e ci aspettiamo domani per la cerimonia di premiazione. Il nostro amico di Roma, Foto di Rito, ha terminato la sua grandissima impresa, bravo Fabio, ed ora siamo ad aspettare, credo, Simone Batz della Dolomitica 380, che è a 5 chilometri ancora per lui. Restate collegati con noi. Se poi o no, No, guarda che becca. Piccante non si vede. Mangiati quella intanto. Mamma, tienine una piccante anche per me. Non lo so. Sì. Dai, mi passi un po' di birra? Ce n'è uno a 4 km. Sei in camera. Sì, 4 chilometri.
Andiamo a prendere dall'altra parte, aspetta un attimo, qua sotto. Anch'io no. Non stato nono colto, cazzo. Allora, cosa prendiamo? Margherite. 4, poi 4, crepi dalla Rizia, poi. Crepi dalla Rizia. Già che mettiamo a fila un fiato. No, davanti a casa. Ecco. Troppo tardi. Simon Batz sta per raggiungere il traguardo della Dolomitica 380. Ci siamo. Thomas per la diretta. No, io ho visto prima qua. Qua. Simon Batz, atleta che viene dalla Germania, ora sta per raggiungere il traguardo. Lui è partito alle 17:36 di ieri sera. La categoria self-supported under 50. La Dolomitica 380 partita ieri sera, ormai gli atleti sono... Eccolo, ci viene segnalato. Simon Batz sta per raggiungere il palco della Dolomitica 380. 386 chilometri. Eccolo qui con quasi 10.000 metri di slivello. Bentornato Vittorio Veneto, Simon. Big man. Welcome at the last rain for and the better for a wonderful day. How are you, Simon? Good. I'm happy to finish it. You did a great job. Great job. It's a long race, and you are not like a climber, but you like the climb. A slow climber. A slow, very concrete. What do you think about the race? What do you think about the hardest part for you? What it was? So the hardest part was Fedaya for me, the Ciao, and my new best friend, Concilio. The last climb is so steep. Yeah, it was too much. But it's for help you
for help you to think about what you have done. That is incredible. 386 kilometers and 10,000 meters to climb. Yeah. I'm happy. So it was the first time, and I'm happy. It's good. Do you want to say something to who is looking at you at the camera? I'm very well. In German. Schöne Grüße nach Hause in Deutschland. Lo ringraziamo, Simon, grandissimo protagonista della Dolomitica 380. Bentornato, sono veramente felice, very happy for you. It was looking at you during the track, and we hope that you did this great challenge and this great result. So welcome back, and see you tomorrow for the ceremony awards at 2 in the afternoon. See you, bye. Grandissimo Simon Watz dalla Germania che conquista questa grandissima corsa. È un ragazzo tedesco che lo vedete, gran forza, però anche un ragazzo molto, molto pesante, non proprio uno scalatore, è riuscito a portare a casa una corsa che non è proprio così facile come 20 km, come si immagina 20 km all'arrivo di Osvaldo Brun, e attendiamo l'arrivo della vincitrice della categoria Woman, Tina, ragazza svizzera. L'elenco sbagliato. Tina Butner dalla Germania, scusate, che sta per conquistare la vittoria. Incredibile, ha un tempo assoluto che è pari dei ragazzi, insomma, veramente grandissima atleta, grandissimi risultati in giro per il mondo. Torniamo un attimino in pausa e ci vediamo più tardi con l'arrivo di Osvaldo Brun, ancora circa una mezz'oretta.
signori spinti in avanti. Guarda, c'ha più 20 punti di benza in più così. Ascolta tuo nonno che se ne intende del meno giga più. Ascolta tuo nonno, guarda i tifosi quei Roberti. Attento alla testa. Osvaldo e poi il signore. A quanto è Osvaldo alla fine? Osvaldo è appena nato insieme alla cosetta. Che sto scendendo adesso. Ad aver capito. Ora è fermo. Non è fermo perché... Anche perché è una quindi potrebbe arrivare prima mattina e poi lui. Sì, vediamo, dobbiamo tenere d'occhio la mappa e essere sicuri. Per me la mappa dopo il 10 minuti. No, dopo 10 minuti. Ma guarda, Fabio, guarda che in discesa comunque fa ben fermarsi prima per sicuro che viene meglio. Ti hai fatto un dolce? Non mi piace non sperare come... Roberto, dov'è che possiamo indicargli di andare a mangiare della pasta al ragazzo tedesco qua? Pasta? Pasta, pizza o già pasta? Pasta, mica pasta. Pasta? Noi abbiamo fatto politica alla loggia. Aspetta un attimo. Avete venire a Roccia? Senza capito nel via Roccia. Avete venire a Roccia? Sì. Ma... Avete venire a Roccia? Il positivo è essere e avete venire e il positivo è essere ripreso a ben 1 chilometro e 200 metri. Questa è la statistica. Va bene, io ho il...
testa bassa, insieme, piazza. Ah! Roberto? Roberto? Francesca! Mio zio è andato su in consiglio e ha beccato Osvaldo che era passato, ma si è fermato. Ma proprio in cima, non sono più in cima. Era sulla dritta. No, sono a posto, grazie. A posto. Sempre a mangiare un po' di Quanto qua? Guarda che fa, prendi il stick con germi di tagliare, con un pasto particolare. Sì, sì, no, ma avevo bisogno di roba tipo che è riso che è carne. Allora, te stanno qua. Ma non è mai farlo prima che deve essere passato o no? No? Aspettiamo ancora. Aspettiamo. Allora no, stiamo attenti. Stiamo attenti alla pizza. Oh signore. Guarda papi. Mi mette col caldo Ma quasi tutti sei. Non l'ho visto per fortuna, no? Ma non l'ho percepito, è partito un minimo. Mamma mia. Va bene. È stata tornata. Guarda ragazzi che tiriamo su. Io volevo mangiare il pezzo da estremo, di no. Io passo il tempo. Ma poi anche a Roberto le passa. L'avete sistemato con la pasta? Sì, va alla loggia. La mia macchina preferita è la GTR. A un certo punto facciamo il punto della situazione. Ho più paura di guardarlo perché Adesso, perché se qui a lunga che se... Era tutto 34 km da Cortina, tu non arriva neanche a domani. Perché sta di 196 se non mi ricordo
che è brutto di... Però si guardano un attimo, meglio che a chilometri al fatto, quindi ti mancano. Cioè loro la riescono a finire, però non è passato il start di finish. Ma più che altro non puoi tenere partito un Mancano 20 km. Che bello, non puoi tenere qualche tempo. Anche le tante Tant'è che matematicamente se avanti quant'è il limite? 65 ore lo va 62? Ah, 6-2. Potrebbe essere per cento probabilmente lo sguardo è già in discesa. Questi sono tutti che se Dio da fare già adesso. Ma è andato in sotto io ho pensato che Attenzione, attenzione, è un zigo! Manco manquilla l'auto. Ma da quando so erano premi sempre alle time station, quindi bene o male, insomma, lì possono stare, ma però il problema è che Non può. Così o no, cioè non ci dica che categoria vuoi fare, se no Francesco Duarte non è un particolare. Francesco no, io insisto solo Panetta. ma chi è che 720 sopra Capì una cosa sbaglia? porta di 150 Diretto a nord ancora, non al senza sud. col campo ora è Mamma mia, perché la pianta? Dai, è quello questa mattina alle 5. Arriva. Ma caga no? Poi vado in fine sono molto vicini. Dove? Sono sempre a Usigo. Come la ricordo da volta così Chi è che ha 6 gruppi? Non si ha 6 gruppi. Chi è che non ha mai gruppi? Quando arrivo a spazio che faccio il Mai piede. gruppi. Neanche a uomo se va. E Renato sta pagando. Che vuoi motore tu? Loro 60 grammi. Loro 60 grammi, alla fine non siamo. no. Abbiamo mangiato A cambiare categoria. Ah, quando è vero? Cambi in corsa, cambi in corsa. Ma che curioso è, io vedo anche a uomo, se appena affaccia al lago se vai. Perché hai risolto il problema, l'unico problema si è Cosa? Adesso ce l'hai adesso. Sì, loro 60. Ieri oggi ho girato la scala con mia mamma e ho 4 matte. Robby, Robert 60 è l'ospedale. Neanche 16. L'unico modo è capire che alle 6, arrivati alle 7 e mezza, perché ne sa che ancora Santa Lucia Sai quanti brudi ero io? e dopo fare una portatina all'euro della musile. Terapie, arrivò, e i dobbiamo stare e dopo lo spero. Vicino a quanti era? Basta che c'è la qualche maniera di se vedi solo il powerback. E lei di qua Non mi ricordo dove è il mio bicchiere con Se lei scuba a questo punto la fai sempre. Vanessa
sempre, ma ogni tanto. E niente. Mamma mia che festa. E anche lui è un bel cinghialone da tirare su, Forse sei che pure il culo. Nel senso. Ha detto non sono riuscito a farti un appello e
dormi fuori uno freddo, eccetera. Vieni qua perché si sente bene con noi, no? No, però capito, però vive la sua passione proprio, io sto bene lì, ok? Perché alla fine vedi che sono persone che stanno bene lì e dici, guarda, che bello, no? Fai qualcosa per qualcuno che proprio vuole questo tipo di vita. No, poi arriva qui da qua. Perché te verità che era una strada serata e ti ha fatto anche male. Di solito si sa come sono stanti, non piacciono più uno che non carattere per continuare. Ora vediamo a colpa fortunato. Sì, però chilometri 7, dai che siamo Thomas, perché mi veramente sta roba. Allora io mi metto a fare il segnale. Io adesso l'ho visto 10 volte. Sei tu, quando abbiamo i noccia a parte, quindi riuscire a fare qualche segnale. Alzare? È al massimo. Ma non ti preoccupare. Sì, ma sono le barche che fai così con la mano. Devo andare dentro. Ti tiro sul guadagno. Assolutamente. No che te Là, sia va bene? no, io sia. Perché fa rispetto degli altri, di chi che ha fatto la gara, chi te che la sta e squalifica. Adesso non fa fare più nessuno là, far così. Adesso non posso più dire meno non lo puoi dire solo in camera. Ci siamo, 3 chilometri e mezzo all'arrivo di Osvaldo Brum. Osvaldo Brum sta per concludere la Dolomitica 380. Il compromesso che aveva fatto con la famiglia, perché la 720 è veramente una preoccupazione enorme. Però la 380, se la mettiamo lì, è un po' più ripidina. Quindi forse a casa non hanno capito bene. È andata bene così. Guardano i chilometri, è più corta, sì, vabbè. Però in una gara dove i chilometri non contano, almeno la gioia di vedere l'amico Osvaldo arrivare qui a Vittorio Veneto, che quelle cose che ci riempiono il cuore, perché Osvaldo è una persona che si merita tanto e si merita questo arrivo, questa conclusione, che lo sappiamo in pochi cosa ha passato nella sua vita in quest'anno anche difficile a livello lavorativo. Un uomo che è un esempio per tutti noi, o almeno per me. Ormai mancheranno un paio di chilometri, credo, semaforo più, semaforo meno, all'arrivo di Osvaldo. Osvaldo che io ho conosciuto nel 2017, mi ricordo, quando abbiamo fatto partire le nostre due creature dallo stesso palco, la prima edizione della Croda Ciclostorica. Lì ho conosciuto Osvaldo. Osvaldo che si è appassionato a questa corsa e
ci ha onorato della sua partecipazione diverse volte in team, da solo. E la 380 è sua. Dopo tanti sacrifici e molte volte anche costretto al ritiro. Questa volta, ragazzi, dobbiamo farci sentire forti. Dobbiamo farci sentire forte perché Osvaldo Brun ce la sta facendo. Pochi chilometri ancora. Tutti gli amici qui ad attenderlo. Osvaldo 386 km e 10.000 metri di dislivello positivo. Solo con se stesso. E dopo averlo visto arrivare questa sera, per me potrebbe anche essere missione compiuta. E questa è una delle cose che desidero di più, vedere Osvaldo arrivare al traguardo di questa corsa. Un chilometro e 800 metri per l'arrivo di Osvaldo Brun. Aggiornamenti ogni 2 minuti, quindi potrebbe anche sbucare da un momento all'altro. Ma la voce sta andando. Osvaldo Brun, e poi ricordiamoci, arriverà la prima donna della Dolomitica 720. Quindi un altro bellissimo momento si attende. Però ora è il momento di Osvaldo, poi Tina Butner. Venite tutti ad abbracciarlo, sì, perché ragazzi qua, queste sono cose che capitano una volta, no, più di una volta sono capitate, ma sono momenti da godersi al 100%. Fabio, anche tu qui, ti voglio qui per l'arrivo di Osvaldo, perché ragazzi è mitica. Dobbiamo accoglierlo alla grande. Osvaldo Brun, da anni ormai sempre con noi, un appuntamento immancabile in tutte le sue forme. Tutto è pronto. È partito dal palco di Vittorio Veneto. Ieri pomeriggio alle ore 18 e adesso sta per arrivare Ci siamo? Un chilometro circa all'arrivo di Osvaldo. Categoria men self-supported over 50, anche se sembra incredibile perché è un giovanotto. È al semaforo. Gli tocca anche il semaforo, sì, perché sennò gli diamo la squalifica a 100 metri dall'arrivo. Osvaldo Brun sta per arrivare, qualche centinaio di metri.
pronti ad attenderlo qui sul palco da dove ieri alle ore 18 ha preso il via. Ce l'abbiamo, preparate i flash alle macchine fotografiche. Perché in seconda serata lo spettacolo del film più bello, l'arrivo di Osvaldo Brum, 380 km, 10.000 metri di dislivello positivo. Attendiamo il segnale da parte degli amici che sono qui ad attenderlo. Da parte della nostra vedetta Francesco, a lui è la responsabilità di segnalarsi. Tamburo facciamo qui. Sì, Dai che siamo giusti, dai. Ci siamo? Dateci il segnale. No. Pronti? Così? Ok, adesso grazie per la spiegazione. Io non seguo il calcio, tanto meno. Pronti? E voi non lo vedete, ma ci sono dei vogatori d'eccezione. Eccolo qua, Osvaldo Brum, taglia il traguardo dell'Ultra Cycling della mitica 380. Oh, bentornato, guarda qua che... Hai visto che sorpresa? Ma vaffa. Non sei l'unico che mi manda affan. Il sole, 3 volte la pioggia, santi madonne, mi mancava solo vedere te in bicicletta, ho visto tutto oggi. Mancavi solo tu in bici. Il prossimo anno deleghiamo l'organizzazione a qualcun altro. Io pedalo con te in team 2, va bene? Lo facciamo? Ci vediamo subito alla ricerca. Osvaldo, e allora? Posso abbracciarti? Grazie Osvaldo. Adesso dai 2 paroline perché puoi chiamare chi vuoi. Rudy? No! Sindaco, ok, sindaco. C'è una storia che non so, conosceremo forse. Dai, parlaci un po'. No, bellissima come sempre. Quest'anno, sai che non ho potuto preparare la 700, ho fatto la 380 ed era giusto così. Mi sono divertito come sempre e bella. A parte il Cibiana, ok, che invece io ce l'ho fatta passare prima che successe quello che è successo, è venuto giù un'acquazzone, ok. Roberto, bravo, complimenti. Osvaldo, grazie, guarda, tu sei la mia gioia, credimi.
sei la mia gioia in questa edizione, perché per me personalmente è stata veramente dura. Lo dico con te qui perché sei un amico, ho vissuto veramente un periodo molto, molto difficile nel mio passaggio in questi ultimi periodi. Ho portato avanti con passione la corsa, ma se ho continuato a farlo e l'ho fatto fino ad oggi è perché ci sono persone come te che meritano di vivere queste emozioni e di regalarci queste emozioni, perché sei una persona speciale. La cosa bella, tu hai creato una famiglia, no? Infatti Holland è una pipa, giusto? Holland è una pipa, giusto? Ok. Beh, se vuoi venire noi abbiamo già organizzato una cena, quindi... Okay. Osvaldo Brun termina questa sua grandissima impresa. Grazie Osvaldo, grazie per aver creduto ancora una volta in questo evento, aver creduto ancora una volta in me, e ne sono onorato. Ed ora però teniamo alta l'atmosfera, perché sta per arrivare la prima donna dell'Ultracycling Dolomitica da 720 km. Tina sta per raggiungere Vittorio Veneto. Andiamo ora a vedere la sua posizione, la aggiorniamo. Quindi vi invito, se possibile, a rimanere qui qualche minuto, perché questa ragazza ha il tracker. Vediamo anche che forse non ho ritirato Osvaldo, o forse sì, sono fuso. Oddio, Tina. Tina Butner sta affrontando le ultime rampette attorno alle grotte del Caglieron, quindi fra poco sarà il momento di accoglierla con un grandissimo applauso. Questa ragazza che ha una carriera incredibile, ma oggi ha toccato, credo, proprio il suo punto massimo. E sarà un'altra grandissima emozione vederla arrivare qui. Tina è in arrivo e poi vedremo quale altre sorprese vivremo qui a Vittorio Veneto. Diamo un'occhiata anche alla Dolomitica 380 per capire quale sarà il prossimo atleta a raggiungere l'arrivo, perché ormai Francesca settimo, quindi anche la seconda delle ragazze della Dolomitica 380 insieme con Mattia Sanzone si trovano sul lungo rettilineo della Pian del Cansiglio. Eccola qui, Tina Butner è a 8 km e mezzo dal traguardo. Otto chilometri e mezzo, e successivamente
c'è il team Redinex che si trova ora diretto sulla salita del Cansiglio, seguito da Vito Salvatore, mentre sul Navigal abbiamo Edward Fuchs, atleta self-supported, che dovrebbe essere il primo classificato. Però ancora lì, bene, bene. Ok, io adesso guardo la ragazza. È sul si può scaricare Tina Butra sta per arrivare, prima donna della categoria solo with support car, questa ragazza che è praticamente una professionista dell'ultracycling. Abbiamo qui il nostro fotografo ufficiale, la seconda gara della sua vita, ma dimostra un grandissimo talento. Jacopo, vedremo delle foto meravigliose. Eccoci qui, siamo pronti ad accogliere Tina che sta per scendere a Fregona e poi salirà per le grotte del Caglieron, circa 8 km, meno di 8 km all'arrivo, che lei se li divorerà come ha fatto con il resto della corsa. Eccola qui, sta per salire, ora girerà a destra e prenderà la strada per le grotte del Caglieron. Ed è bello questo arrivo perché il segnale della città di Vittorio Veneto si trova proprio alla fine della discesa ad indicare che è finita. Tina Butner scortata dal suo team a 6 km dal traguardo. Ragazza che un sacco di vittorie, un sacco di piazzamenti. Loro arriveranno partita alle 9 e 6 minuti di ieri mattina per 720 km percorsi. Venerdì, no, ieri mattina, sì, quindi siamo a 24 ore più, adesso sono le 11 più 12, 24, 36, 37 ore circa in bicicletta
37 ore. Abbiamo una brutta notizia, arriva ora, causa problemi imprevisti, si deve ritirare Walter Bonazza, ci dispiace molto. Accidenti. Si susseguono belle notizie e brutte notizie, adesso anche Walter Bonazza dopo una corsa veramente perfetta fino ad ora ha qualche problema. Tina ormai è diretta a Sonego. Ancora quanti chilometri mancano, Jacopo? Dai un'occhiata. 6 chilometri circa all'arrivo della nostra grandissima campionessa Tina Butr, atleta Butner, atleta che viene dalla Germania, grandissima campionessa di ultracycling con una squadra straordinaria. Dovevate vederli come sono organizzati. Butner, giusto con la R mossa, sicuramente bravo Jacopo. Abbiamo due donne in corsa che sono Tina Butner dalla Germania e Sara Mazzorana. Ecco, molte difficoltà che hanno riscontrato nel team Mazzorana, nato un po' in maniera proprio all'ultimo, si sono prodigati in questa avventura con non poche difficoltà anche a livello di gestione, a livello di problematiche che si sono susseguite, mentre l'esperto team di Tina Butner ha fatto una cosa grandiosa. Saranno circa 18,5-19 km orari di media, pensiamo, su un percorso con quasi 20.000 metri di dislivello, tanto per rendersi conto dell'andatura di questi atleta. Veramente una cosa incredibile. Francesca Settimo, poi la seconda ragazza in gara sul 380 km, che si trova circa una mezz'oretta, quindi faremo il tempo ad accoglierle tutte e due. E anche Mattia Sanzone che si trova appena 1 chilometro dietro a Francesca Settimo. Francesca Settimo, partita ieri pomeriggio, una delle prime ragazze a partire, partita alle 17:48. Pensate a cosa vuol dire rimanere in bicicletta per più di 24 ore, senza fermarsi
mai nemmeno per una sosta, questo è quello che facciamo. Questo è l'ultra cycling, questo è il ciclismo estremo nato negli Stati Uniti nel 1983 con la prima Race Across America di circa 5.000 km, cui partirono 4 atleti seguiti dalla TV nazionale a fare questa impresa. E poi la disciplina è cresciuta negli anni con circa un centinaio di eventi al mondo, dove circa 15 possono vantarsi di essere qualificazione per la Race Across America. Ricordiamo che noi qui in Italia gestiamo 3 eventi di qualificazione Race Across America, di questi 15 al mondo, proprio relativamente al modo, alla qualità organizzativa, possiamo vantarci di essere una di quelle gare qui che vi possono aprire le porte verso la corsa regina. Si è conclusa circa una quindicina di giorni fa. Quanti? Ok, circa 4 km e mezzo per Tina Butner. Ricordiamo che qui per qualificarsi alla Race Across America bisogna arrivare sotto le 45 ore. Se no non ti prendono nemmeno in considerazione. C'è Riccardo che sta facendo domande al papà qui dietro. La Race Across America è stata la prima, il primo evento di ultra cycling, ed ora da ormai 13 anni ci siamo anche noi con questa che è la corsa che sul coefficiente di dislivello su chilometraggio è la corsa più dura. Al secondo posto c'è l'Himalaya Extreme, per rendersi conto, nemmeno sull'Himalaya riescono a fare il dislivello che facciamo sulle Dolomiti su 700 km, quindi casualmente le Dolomiti sono il teatro della storia, sono le strade che hanno fatto la storia del ciclismo, e sono le strade che, messe in fila una dietro l'altra, portano ad un percorso impressionante. Il nostro Alessio Pinato conosce bene, perché è finisher della precedente edizione, ma non solo della precedente edizione. È ormai un veterano e quest'anno era con noi sullo staff a salvarci e a salvare. Mamma mia, che avventura! E abbiamo anche qui il Gran Re delle Prealpi, un'altra grande cosa, vero Piero? Ciao ragazzi, ciao. Grazie per essere stati qui a trovarci. Oggi è venuto anche Guido Perini in bicicletta, è salito qui, ha fatto la foto e poi è ripartito. Vero Vittoria? Qua ci sarà anche la foto del presidente da appendere da qualche parte, facciamo finta che l'abbia fatta anche lui. Ma fatica ne fa tanta, ne fanno tanta i ragazzi del Gran Re delle Prealpi, ricordiamolo. La corsa più bella che c'è a livello di trail running, partenza da Segusino e arrivo a Revine Lago con 80 km, la più dura, 5.000 di dislivello. Poi Vittorio Veneto è un paese estremo proprio. 4 km tondi, dai, 4 km tondi. Tina Butner, scusate, dalla Germania, sta per vincere la Dolomitica 720. Dopo facciamo 2 conti, Alessio, ma qua sono 37 ore, 11 è partita alle 9, 36, 37, 38, 37 ore e qualche minuto saranno. Adesso lo vedremo il ranking alla fine, ricordiamo che troverete tutto sul sito ultracyclingdolomitica.com. Lì c'è un po' di storia, un po' di medie, un po' di risultati del passato.
la prima edizione del 2014 ha visto partente anche il nostro professionista di casa Marzio Bruseghin, e poi da lì si sono susseguiti e sono nati tanti bei nomi dell'ultracycling, sono passati di qui Omar Di Felice, che ha vinto 2 edizioni, Mattia De Marchi, anche lui 2 edizioni, 3 edizioni sono andate a Heinz Gatcher, vincitore anche di oggi. 3 km e 300 metri all'arrivo della nostra grandissima, lo conosco io Daniele, sì, è il nostro tesserato da anni ormai. Ciao. Stai qui per l'arrivo della Tina? Sì, dai. Arriva fra 3 chilometri. Ah, sì, 3 chilometri a Cortina, ma 3 chilometri a Vittoria sono veloci. Ringraziamo Viaggi Prealpi, un grandissimo applauso facciamoglielo ai ragazzi che sono stati appena impegnati a fare il supporto. Michela, che da quanti anni sei alla Time Station 3? Non ho idea, da parecchi perché era a Peaio prima di Cortina, quindi... Beh, la cosa bella di questa edizione è che ormai siamo talmente rodati che abbiamo un gruppo WhatsApp dello staff. 2 messaggi ci siamo fatti forse sul gruppo. Ecco, tutto il resto si sapeva. Tutto il resto si sapeva già. Cioè che avevamo dimenticato il tè. Beh, c'è un altro testimone qui. Beh, hai visto che bel gruppo che abbiamo? No, tutti sanno già quello che devono fare, a che ora, quando, perché. Tutti, vero? Poi come va? Sì, tutto a posto, sì. Siete già là? Beh, certo. È ovvio. 37 ore sono passate. Salutiamo Michela, Daniele e David Fanicchi di Viaggi Prealpi che hanno supportato anche in questa edizione. Senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. Ricordiamo che siamo una delle poche gare che mette a disposizione un servizio eccellente, fornito da un'azienda eccellente, per supportare non solo a livello di trasporto gli atleti, ma proprio anche di attenzione. Vengono accuditi veramente in maniera impeccabile dai nostri operatori, dai nostri volontari. Quindi grazie veramente di cuore a tutti quanti. Tina ormai è arrivata. Dai, qualche 2 chilometri all'arrivo della prima donna dell'Ultracycling Dolomitica. Vi invitiamo ad avvicinarvi perché se lo merita tutto un applauso. E veramente per quello che sta per fare, 37 ore, fatevi 2 conti, 720 km in 37 ore, saranno 19 di media più o meno, quindi provate a pensare di prendere la bicicletta e tenere i 19 di media per 720 km con 20.000 metri di dislivello. Non ci rendiamo conto di quello che sta per avvenire qui e non ci stancheremo mai di dire che ci sono delle persone che hanno veramente una marcia in più e che ci insegnano molto, ci insegnano che non si può dire che non è possibile, perché tutto è possibile con una grande forza di volontà, anche se si è esili ragazzine che arrivano dalla Germania e vengono qui a cimentarsi con la fatica più grande, che è quella di superare ogni limite. Ci siamo ragazzi, siamo ormai, penso che il prossimo aggiornamento non lo vedremo nemmeno, la vedremo volare qui sul palco della Dolomitica. Tina Butner viene ad insegnarci che niente è impossibile. Penso che questo sarà il record assoluto
di questa manifestazione al femminile. Record assoluto, 37 ore, ce l'abbiamo, signore e signori, sta per arrivare sul palco di Vittorio Veneto. La nostra campionessa comes from Germany. Ladies and gentlemen, Tina Butner. Un grandissimo applauso, fatevi sentire. Welcome back, the Queen of the Dolomites, Tina Butner. Welcome back. Tina, please, I help you. L'ultima fatica. And we are here. We are very happy to have you here. Tell us something. Oh, it was a really hard race. Yesterday the heat, and then in the evening the rain and the cold temperatures. And today the heat and then rain again. But it was nice. I had a great team. E lo aspettiamo, we wait the team of Tina Butner, dice è stata dura ieri la pioggia, si è asciugata e poi ancora pioggia. Venite qui, comes here. Please, a great team, a great staff, a great crew. Look at that, guys. This is a beautiful moment. This is what they have already done. Now, the winner of Ultra Cycling Dolomitica, 720 kilometers, 20,000 meters of hard climb, the hardest climb of the world. Tell something to your team, because you are amazing. They are amazing. You're a perfect combination of amazing things. I'm only can say thank you to the team, to all the guys who, was heißt anfeuern? Alle, die die ganze Zeit mitgefeuert, mit angefiebert haben. Wir waren viel live, es waren ganz viele online und haben das verfolgt. Herzlichen Dank und ja, thank you. Grazie. Grazie a te. Signore e signori, un grandissimo applauso per la vincitrice della categoria donne, Tina Butner, qui a Vittorio Veneto. Circa 37 ore, 37 hours for 720 kilometers. Great job. Please help Tina to make the perfect picture of this race. Finito, basta. Take a shower, go to sleep. Take a shower. Good idea. And drink a beer, you have to reintegration. A spritz, absolutely a spritz. Signore e signori, un grandissimo ultimo applauso per questa squadra straordinaria che ci ha insegnato molto, è arrivata dalla Germania ad affrontare la corsa più dura al mondo e l'ha portata a casa. Credo che sia questo il più grande successo ed è un onore. We are honored to have you here. Thanks a lot for believing us. And we don't have nothing to say. You are a great team, and I hope that you will have a great experience to remember for the future. See you tomorrow for the award ceremony, and good night. Salutiamo Tina e il suo team, ti ringraziamo di cuore per essere stati qui. Andate a dormire. Grazie Tina, veramente un grandissimo successo. Arriva anche la birra, perché sì, insomma, in Germania si festeggia così. Bravissima Tina. Adesso sì, il marito adesso, il fidanzato, finirà la birra per festeggiare alla grande questo grandissimo successo qui a Vittorio Veneto. Ed ora torniamo sul pezzo, salutiamola. Grazie veramente, domani alle 2 del pomeriggio, 2 at p.m. for the award ceremony, and we go on with the other arrival. Andiamo avanti con gli altri arrivi. Francesca Settimo e Mattia Sanzone per la Dolomitica 380. Sono in cima al passo alla Crosetta, quindi ora
Tutta discesa per loro, li aspettiamo qui a Vittorio Veneto nel giro di penso una mezz'oretta. Roberto, spiegati con lui che vi chiarite su sta questione che noi abbiamo, è quello del film. Non ho capito dal messaggio, a me sembra chiaro, però mi dice che non è comprensibile. Oh, è italiano, il passo italiano è chiuso. Ma leggi più avanti. Ma che cosa devo interpretare? Il passo Tu devi dire, per andare a Venasco, andare a studiare. Guarda Fabio, come fai molto stasera? Deve andare a Venasco, devi scendere. Allora ti dici, per andare a Venasco, non fate la strada normale, ma fai la galleria. Cosa c'è? Se io sono là sopra, che c'ho la gente in mezzo alla strada e sto mezz'ora per capire se il passo Civiano è aperto o chiuso, io mi aspetto che tu mi dici il passo Civiano è chiuso, non fai il passo Civiano e vai a fare il giorno dell'uno. Ho capito, ma io sono stato 3 quarti d'ora là sotto. Io ti ho detto che te li prendeva. Ma non è quello alla fine. Non è quello alla fine. Però non mi sembra corretto scrivere queste cose. Noi non siamo qui. Ma quella strada non è Civiana. Sì, eccola qua, eccola qua. Ma questa non è la strada di Civiana. La traccia che portava sulla strada lì. Capito? Ma la galleria sta 20 km prima di Venasco di Cadore. A me mi hanno chiamato i ragazzi, mi hanno detto guarda che la strada è chiusa lì, bisogna fare la galleria, sta grandinando. Ho capito, La ma nostra sta scende al passo Civiana. Sì, scende, si va a Civiano Ho successivamente. capito, ma tu mi dici per andare a Se tu Venasco lessi il non messaggio fare che c'è scritto, lo prendete dopo, ok? Va bene, ma mi spiace per questo fraintendimento. Poi chiaramente io ho parlato con gli altri concedono un po' che le palle, ecco, scusa. Poi siamo andati a vedere e la strada del Civiana è aperta. Come dicevo Civiana, scusa, abbiamo fatto quello. Infatti lì non c'è scritto che è chiusa, c'è scritto che si prende. Io non capisco più l'italiano allora, se non è scritto che è chiusa. A parte che è scritto dal villaggio di Padova, che non c'è Ok, abbiamo sbagliato. Per abbiamo favore, comunicato prendete subito. la galleria del Comego e prendete il passo Civiano più avanti. Sì, ma fai un attimo e rifletti, non si può saltare la gara perché non hai capito. Infatti dopo ci siamo sentiti, ok? Ed era tutto risolto per quanto ci riguarda. Ti ho mandato lo screenshot del percorso, perché l'interruzione sì, lo so, però la traccia prevede che voi steste di qua, non che prendeste la galleria. Ormai questa è una comunicazione talmente assurda. Mi dispiace. Poi chiaramente io ho parlato con Sai, gli altri che siamo sono in quattro, ma vuoi che ti dico? Stefano, qual è stato il mio primo pensiero quando ci siamo sentiti e non ci siamo. Ma convinto di capire cos'è un po'. Ok, mi dispiace Stefano, ma voi sapete qual è stato il mio primo pensiero quando ci siamo sentiti? È stato no, è un altro discorso. Parliamo di Dio. No, io ti dico che sono veramente, io mi faccio, non mi faccio, mi faccio 8.000 che posso preparare questo intervento e sai quanto mi ho pagato questo ma sono tutti discorsi Questa è una cosa che va e a me dispiace di cuore perché io però chiaramente devi capire che ma io lo capisco, io ti sto dicendo che capisco benissimo, mi scuso per questo fraintendimento e me ne prendo la responsabilità, me lo sono preso nel momento in cui ti ho detto guarda, facciamo un caso, vediamo la traccia. non mi sembrava corretto, perché poi eravamo andati su in 4 con Pulmino, cioè noi non lo facciamo, è una cosa personale. Nel momento che loro mi hanno detto guarda, adesso lo prendo, nel momento che è una cosa personale, sì, sono contento di aver fatto 600 km. sì, ma io sarei stato molto contento di toglierti i piedi e aspettarvi, costi quello che costi, perché questa corsa non è fatta per arrivare primi o ultimi. È un viaggio, non si garantisce, arrivi qua sotto e leggi una cosa Il cuore che mi sono preso subito la responsabilità del messaggio, perché in quel momento qua c'erano gli arrivi, c'era chi stava male, c'era chi doveva recuperare, c'era la strada
abbiamo pensato immediatamente di avvisarvi in qualsiasi modo. Ora meglio non fare niente, se ci pensi era meglio stare zitti, ok? E dire, era da scrivere un'altra cosa, io ho detto, vi prendo la responsabilità, no, sai cosa succede domani? Qui le prendo per il secondo colpo, lo fa lo stesso? Eh sì, perché sareste arrivati. Non è giusto, ma tu lo sai che una volta abbiamo fatto ma tu lo sai che ma sì, ma tu sai Stefano, vuoi che ti dica una cosa? A me è successo nel 2014, sono arrivato nel 2015, sono arrivato in cima al Coppa, c'erano 5 centimetri di lungo. Aspetta, no, attenzione, perché la corsa non si ferma mai quando è li abbiamo fatti salire, abbiamo fatto tutta la discesa di passo programmato, poi parti, ok, e poi siamo andati avanti. Sono decisioni che prendi, sì, tutti quanti. No, aspetta, qualcuno era passato di c'era ancora la attenzione, per la sicurezza prima di tutto. Nessuno ha detto nulla, sono arrivati tutti sani e salvi, abbiamo fatto le classifiche lo stesso. Quindi nel momento in cui c'è un fraintendimento, nel momento in cui l'avevate finita, perché la finivate in 4 non è che non la finite, io dico, esatto, e nel momento in cui è andata storta e io vi dico, eravate secondi e siete comunque secondi, domani la cicloturistica Vittorio Veneto viene premiata come seconda classificata, okay, sempre e comunque secondo me, con i 600 km percorsi, nessuno vi regala 20 km, voi siete esatto, mi dispiace quando perché passava ci siamo, non si queste cose, lo so, ma allora io ti posso dire anche, bastava che a mente fredda, a bocce fredde, tutti quanti voi diceste, cazzo aspetta, sto coglione qua, diciamocelo, sto coglione qua, la prima cosa che si è preoccupato è che trovassimo una strada alternativa al fatto che la traccia dove voi siete assicurati è chiusa, ok? Io mi aspettavo che il secondo uno stadio sì, vai a Longarone e vatti a fare il belluno perché sì, il fatto si chiama importante di non può essere, perché lui ha detto probabilmente è venuto in una stazione che ha avuto del materiale di spazio. Esattamente è quello che abbiamo pensato. Ma non mi dica il fatto di essere chiuso quando No, è la galleria. diciamo che è stata la prima comunicazione che abbiamo avuto la strada. Allora, se mi chiamano e mi dicono la strada per il passo Cipiana è chiuso, io il primo messaggio che faccio, attenzione, mi hanno segnalato che la strada per il passo Cipiana è chiusa, ok? Quindi guardate che mi hanno detto che c'è la galleria da fare e dopo la galleria l'abbiamo scritto male. Ti dico, l'abbiamo scritto male. Sono qua che ti dico che l'abbiamo scritto bene. No, ti sto dicendo che. però, ok, ma voglio dire. Ripeto, i piccoli arbitri, però noi eravamo là sotto. Lo so, e noi eravamo qui con una posizione. Sì, e io cosa gli dico a quello? io ti dico, ascoltami bene, ti sto dicendo che ho scritto bene quel messaggio, ok, e allora ti sto dicendo, avete fatto 600 km, avreste finito la corsa? E allora siete in 2 team e eravate secondi? Allora perché? Perché io adesso dovrei non darvi il premio, visto che è una responsabilità relativamente a una comunicazione fatta in maniera sicuramente rocambolesca, data da una condizione di emergenza che ci hanno segnalato, ok? Perché io da qui non posso sapere cosa sta succedendo lassù. No, ma io no, è che io capisco che tu devi succedere, però lo so, ma ti dico, stiamo qui. Io mi aspetto delle indicazioni. Sì, ok, delle indicazioni che io da qui, la prima cosa che ho potuto fare, noi da qui, è stata quella di cercare di informarvi che c'era un'anomalia sulla traccia relativamente al fatto che ci hanno buttato 4 jersey in mezzo, perché quella strada lì l'hanno chiusa in quel momento, perché se guardi Perché le non hai tracce... scritto non fate la traccia e fate la galleria? Ti ho detto che ho scritto bene questo, lo so, ma ti sto dicendo. Perché a me mi hanno scritto che la strada per il passo Cipiana, mi hanno detto... E noi ci siamo allarmati da qui, cosa sta
già successo. Ma infatti io mi aspettavo, come seconda cosa, Sì, non fate il Tiziana. ma sai che io ti faccio vedere che ho chiamato Veneto Strade. Ti faccio vedere che ho chiamato Veneto Strade io. Ma nel momento in cui tu sei su una strada, che prova a pensare, se voi foste passati un quarto d'ora prima che mettessero i jersey, ok? E voi vi trovate dentro la strada e sta venendo giù il mondo, ok? Per me la priorità è avvisarvi in ogni modo, in maniera giusta o sbagliata. Però secondo me la segnalazione è stata gestita male. E io ti sto dicendo, perché io ero lì e avevo 4 persone e non posso dirgli andiamo lo stesso. Io gli stavo dicendo andiamo per Longarone e andiamo a farci gli altri 2 passi. Stefano, però siamo poi qua. sì, ma Stefano, io non mi sto giustificando. Tu mi stai dicendo, mi aspettavo che... E io ti sto dicendo, sì, hai ragione, non ti sto dicendo di no, ma capisci? E allora io ti dico, alla luce di quello che è accaduto, in una situazione di emergenza, in cui più di una volta è successo che noi bloccassimo tutto, perché quando è successa la tormenta di neve che c'è stata sul Mangen, la gente non riusciva nemmeno ad allacciarsi la giacchetta. Io mi metto dove vai. Ma io mi sto... Ma quello che No, eravamo così e quelli ci mandavano. Dove andiamo? Che cosa facciamo? Aspetta. Io dico, raga, Stefano, io mi so... Questo tu hai detto una cosa giusta. Io non ti sto dicendo di metterti nei miei panni, ti sto dicendo che ti sto spiegando il bombardamento di informazioni che noi abbiamo avuto in 30 secondi e questo prevede sempre una decisione, no? Una decisione può essere giusta o sbagliata. Cosa c'è stato in mezzo a questa decisione, giusta o sbagliata? C'è stato che la premura nel comunicarvi, attenzione, stiamo trovando un'alternativa, ok? È stata un'informazione sicuramente, ascoltami bene, sicuramente fuorviante e sbagliata. allora, la sfortuna è stata che noi eravamo da soli. Esatto. Perché se eravamo un'ora prima o un'ora dopo, magari si diceva. Però io sotto l'acqua, alla luce di questo, ho preso i ragazzi, sono andato con un pulmino. Alla luce di questo, lo so, ma non è corretto nei confronti di chi? Del team che avrebbe vinto comunque. Allora io ti dico, no, allora io ti dico, per me non è nessuno, io Guarda che noi non siamo dispiaciuti alla fine. Posso dirti che voi vi siete fermati lì e avevate una velocità media che avreste tenuto fino all'arrivo. Eravate pronti, allora ti dico, non avete finito la corsa perché? Perché voi vi siete trovati in una situazione, voi per primi, non altre persone, durante una grandinata. No, non era grande, però pioveva. Durante una situazione in cui mi arriva Veneto Strade e mi butta 2 jersey in mezzo e io vengo informato di questa cosa e per quanto mi riguarda, se la strada che mi porta a prendere il passo viene chiusa, io la gara la sospendo lì, ok? Non avrei neanche potuto io mandarvi dentro per quella cazzo di galleria, ok? Perché io non gliel'ho detto a nessuno che voi passavate per quella cazzo di galleria, ok? Io non potevo mandarvi lì. Quindi, alla luce di tutto quello che è successo in quel momento, della vostra velocità media che avreste comunque tenuto, del fatto che comunque eravate secondi, non è che se facevate questo o quell'altro ora sareste stati i primi. Non è quello il problema, quindi... La cicloturistica Vittorio Veneto va premiata, è una decisione della direzione della corsa, okay, che non vi cambia nulla, perché l'importante sì, per l'importante abbiamo fatto 40 ore, sì, perché l'importante esatto, perché l'importante, l'unica cosa che mi dispiace è che abbiamo perso la gioia di un vostro arrivo ufficiale, ok? Questa è una cosa, però si può recuperare con una premiazione meritatissima, perché in quel momento la corsa è stata sospesa per voi, perché vi siete trovati in una situazione che se foste passati 10 minuti dopo, 5 minuti dopo, magari un via sulla montagna sulla testa. Ti giuro che per qualche ora, finché non ho preso pulmino, non so detto col Tiziana, che quell'altro mi fa, non guarda che forse non è la strada chiusa, ma è la strada normale.
che hanno chiusa. Perché tu mi hai mandato a dire, vedo che insegna, e faccio. Che cazzo c'è? Poi mi hai detto guarda il navigatore, con Paolo abita in montagna, non ci sono altre strade per spazi fluviali. Sì, ma a me mi hanno chiamato, ma mi hanno mandato Dico una che foto, quando mi hanno lui chiamato non subito ho capito allarmati. niente. Che tono avevano i ragazzi davanti, che si sono preparati. Ma chi erano questi? Quelli del team, il team 4, che era davanti a voi, e la prima cosa che ha fatto, ok, è stata avvisare che loro si sono trovati in una situazione che diluviava, stavano a chiusa, che cazzo dobbiamo fare, poi mi hanno sentito loro, mi hanno detto, no, aspetta, si può andare avanti per la galleria, si passa, ma nel frattempo io ho chiamato Veneto Strade. Vabbè, ti devo domani, che ora? Te lo faccio vedere. No, ma io ci credo, però io ti dico, io mi metto nei due panni, lo capisco che ti arrivano consigliati, però io ti dico, panni nostri. Infatti per quello che eravamo lì così e faccio, io gli dico, e mi chiede allora, per dove io adesso ti ho detto questa cosa, adesso tu dovrai trasferirla ad altre persone, mi rendo conto della difficoltà di tutto questo, però ti faccio vedere che questo è il numero verde di Veneto Strade, questo è il Veneto Strade che io ho chiamato alle 18:31 perché mi aspetterei, ok? Perché mi aspetterei che nel momento in cui qualcuno chiude una cosa mi avvisasse, perché loro vogliono la PEC e quando la vogliono, se non gliela mandi in quel momento lì, non mi danno i permessi per nulla osta per il passaggio. Allora, io mi metto nei tuoi panni, non ti chiedo di metterti nei miei, però la situazione però ti posso dire in quei 45 minuti. io ti dico a un certo punto ho detto, raga, andiamo su per Longarone. Ti fanno, no, ma a questo punto io ti dico che per quanto mi riguarda in quella situazione lì, come è già successo, la gara si sospende in quel momento, perché c'era una situazione non chiara di emergenza in cui ci hanno chiuso una strada che era aperta, ok? È successo ancora che anche la Valle del Lis, è successo una volta sulla Valle del Lis, che a un certo punto chiudono, perché sentiamo, cosa ti penso che sia. Allora, io continuo a arrivarci. Per me non è un problema, poi ci arrivo da solo. Perché tu mi hai detto, vai in fondo e gira dall'altra parte. Lo so. Allora posso dirti, Cortina, io ho avuto il patrocinio dalla città di Cortina. È andato loro? No, non quest'anno. L'ho avuto 2 anni fa, e quando me l'hanno dato, tiriamo fuori la PEC, te la faccio vedere, vi diamo il patrocinio soltanto perché non vi fermate a Cortina e siete solo di passaggio, perché noi abbiamo troppi eventi a Cortina. Io per grazia di Dio che ho trovato Igor, che è un appassionato di ciclismo, che ci permette di utilizzare, che ci permette di usare lo spazio suo, perché a Cortina 1 metro quadro di suolo pubblico non me l'hanno mai dato. Però mi ricordo che ogni anno c'è sempre qualcuno che non lo trova, lo so. E noi siamo fermati e c'era 2 macchine. Perché non lo so. Ma io lo capisco, io vabbè, ma combatto. questa è una Sì, ma io combatto con queste lo so, cose, lo capisco. perché dietro a tutto questo, allora, Alessio ha fatto l'altro giorno la Bavaria monogamia classica, ok? L'hanno fatto partire, ha trovato la strada chiusa, raccontagliela tu perché Tanto non ci sono controlli. Se tu che sei fuori strada sei qualificato. Se non passi dei punti di controllo, non hai il punteggio per arrivare prima in classifica, perché là è tutta. I punti di controllo ti danno un punteggio. Sotto un certo punteggio non sai vincere, per vincerla devi fare tutti i punti e arrivare a Monaco di maniera classificata, a Monaco arriva già in Italia e dopo torna a Monaco per l'Austria. Quando veniamo giù dal Fedaia, quando veniamo giù da Valparola, dobbiamo andare a fare il Fedaia. Però la traccia taglia per Villonera, sai che c'è la stradina, cantiere, strada chiusa.
cantiere chiuso, l'operaio diceva che non passava dentro. Sono le 5 del pomeriggio. Io cosa faccio? Dico, va bene, c'è un problema, io sono la strada. Torno, il primo mi segue, facciamo la deviazione, andiamo, passiamo per la pianta, poi saltare via il numero caprile e andiamo su fare pedaglia. Prima di partire questa roba, nella curvone, no, dove c'è la strada che si sbaglia, mi fermo, chiamo l'organizzatore che non mi risponde. Ora cosa faccio? Faccio un video e scrivo, faccio il video e gli spiego in inglese, parola per parola, guarda che la strada per la via di venire è chiusa. Qua dia il gruppo di ciclisti poteva scrivere solo lui, non che ognuno poteva scrivere le sue tutte cazzate o mettere le cose. Solo l'organizzatore comunica, se no tu scrivi a lui decide se metterlo nel pubblico. Poi gli mando il video e gli dico, gli dici quando vai giù invece di girare tutto, perché noi vengono dritti in curva, vanno dritti e vanno giù. Così non mi risponde, dopo poi pedaglia, e provo a richiamare, non mi risponde, so che fare, io dopo un po' mi risponde e mi dice guarda adesso, io ti ringrazio di quello che mi hai fatto, stavo lo fanno per il posto, detto comunque io questa cosa non la metto nel gruppo, perché così come tu hai trovato una soluzione, gli altri lo devono fare in ugual modo. Se loro non vanno sul allora la colpa ci vuole che ha messo la foto su tutto. è eccesso di no, io dico la soluzione è migliorare la parcella e io arrivavo lì e facevo vabbè cosa può essere? Sì, però se ti succede qualcosa ti però cioè, il principio è che questo mi dice se non vanno sul pedaglia quindi dopo che cosa decido da fare? No, io fermo la aspetta, sai qual è successo dopo, tanto che la raccontata tutta, che il terzo e il quarto a fare il giro di più, oltre ai 30 km in più, andare a tornare in su a fare il giro, no? E il terzo e il quarto sono passati dopo le 6 di sera e sono passati 20. Allora i miei da casa, tu non è giusto, tu hai dovuto, sì, funziona così, ma una gara da 720 km o da 1600 non la perdi, o non la vinci, bisogna avere la lucidità di capire. No, il problema non è stato quello di vincere o di perdere. Era stato di trovarmi davanti che poi tra parentesi cosa è successo nello scorso? Che schifo Padova. Sì. Che io all'inizio ho detto avevo appena fatto soltanto perché sì, poi la galleria del commercio anche quella di Padova. Sì. Allora io ho scritto scusa dimmi qual è il passo di uso è questo che ti sto dicendo, noi proprio per non uscire dalla terza perché sapevo esatto. È proprio per dirvi che noi le gallerie se si può le evitiamo, è proprio per dirvi in quel contesto lì che arrivano e ti mettono i jersey e ti chiudono perché gli altri sono passati, ok? Allora ti dico, a maggior ragione ti dico, siamo qui per parlare di che cosa? Di un secondo posto che sarebbe stato sicuro. Certamente quello proprio vabbè, non siamo partiti per diventare lo so. Noi siamo partiti per fare 720 km e ne avete fatti 600. Certo, poi siamo divertiti, sì. Abbiamo preso l'acqua sul rogo. La corsa per loro e per voi è finita lì perché in quel momento ci hanno comunicato che c'era la strada chiusa. Ti ripeto, fa un po' anche la stanchezza, poi siamo arrivati sicuri sul pulmino e dice ragazzi che dobbiamo fare? Quando tu mi hai detto andiamo stesso, io stavo a me a scendere da Sicilia. No, ma quello siamo divertiti. Domani alle 2 li faccio assolutamente perché noi cioè è stata una scelta voi, quella di ascolta, sono arrabbiato provo a pensare, no, se succedeva qualcosa, quello era importante. Allora, visto che non è successo niente, visto che poca miseria, anche a pedate arrivavate, voglio dire, perché anche a 10 km a destra, voglio dire, arrivavate, non è cambiato nulla, ti dico, lì mi hanno chiamato, mi ha detto, c'è una grandinata, hanno chiuso la strada, eccetera, per quanto mi riguarda, voi eravate lì, non mi ho fermato. Non hai tu mai fatto un torto a nessuno? Perché io ti ripeto, è giusto perché poi mi piace, sapendo che
La traccia è questa, però quello che mi ha mandato in confusione è il passo ciclabile. Io ho pensato subito, cazzo, è sceso una pedalina, un passo ciclabile. È quello che ci hanno detto che appunto... Subito ho detto, ragazzi, andiamo a Longarone, la partita di uno, lasciamo stare i ciclabili. Sono tornato mi fa, no? Ci vediamo domani alle 2, che sono stanco e vado a dormire. Ciao, riposo. Ciao. Fare cosa? Caramella. Quindi la caramella anche per Riccardo e per... Ci sono... Cos'è? No, quindi caramelle quelle che ti danno tanto le donne adesso siamo team readiness perché non è no, sta arrivando
mandarti lo screenshot. Chi è che deve arrivare? Mattia Sanzone sta per arrivare. Poi fra un po' non potremo più parlare a voce alta perché è quasi mezzanotte, abbiamo la SIAE e la possibilità di far confusione è già superata, quindi parliamo piano. Dai, facciamo solo Mattia Sanzone. Parliamo Mattia Sanzone e la Francesca Settimo. Mattia Sanzone, eccolo qui. Bentornato Mattia. Eccolo qui, di nuovo a casa. Sto ragazzino. Beh, sarai contento, hai fatto una gran cosa, Mattia. Vediamo, dovremmo essere, siamo in diretta, sì, eccoci qua, così ti vedono anche da casa. Parliamo piano perché ormai siamo fuori orario, ma abbiamo la voce forte dentro. Come stai? È stata tosta, ti rendi conto di quello che hai fatto? Sì, è stato carino. Poi è bello scendere in discesa al buio, mi piace un sacco. Sembra come volare, vero? Sì. Quanti anni hai tu, Mattia? 20. Ecco, sei uno dei più giovani atleti ad aver affrontato questa corsa, forse sei il più giovane da solo, perché abbiamo avuto anche un ragazzo di 16 anni una volta, ma a 20 anni portare a casa una delle corse più impegnative che ci siano al mondo, insomma, un po' di soddisfazione. Sì, abbastanza. Aver potuto fare un tempo migliore, però. Ma sì. Quello ci si arriva con l'esperienza, vero? Qua abbiamo Fabio Biasiolo, quel signore lì con 12 race a Gross America ti può dire come si fa a migliorare il tempo. Glielo chiediamo dopo. Mattia, stanco? Felice? Abbastanza. Vuoi salutare qualcuno, dire a qualcuno guardate tranquilli, sono arrivato, ti seguono in diretta? Non so se mi stanno dormendo i miei genitori, penso. Esatto. Ragazzi, un grandissimo applauso, 20 anni portare a casa la Dolomitica 380, vuol dire avere tanta testa, oltre che tanta determinazione. E quindi sei veramente poi nonno qua, ragazzi, l'emozione è forte. Una foto, nonno, monta su qua, vieni qua nonno che facciamo la foto. Sì, è qua, ci siamo. Eccolo qui. Sì, beh, non l'abbiamo mollato un attimo, no. Bravo nonno che ha portato, che ha dato il DNA, ha ispirato, non è, no, guardi che lei ha fatto una grande cosa, È un'iniezione importante di quello che serve a questa comunità, a questa... Ecco. Sì, beh, farà qualche vizio, insomma. Bravo Mattia, dai, abbraccia il nonno, dai, su. Ecco, bravo. Grazie a voi, ci vediamo domani. A domani per le premiazioni. Grande.
ha spiegato, io gli ho detto, Mattia, grande Mattia, per noi hai fatto il sole. Dopo tuo nonno si dirà, perché tu mi hai detto così, che l'Angela che era moglie di Rebecca di Ferro, dopo mi ha fatto vedere tua aglia, però tuo nonno ti spiegherà il compromesso che ti abbiamo fatto. Dai, vai a riposare. Vai a riposare. Pronti per l'arrivo di Francesca Settimo? Ancora un po' ci vuole della 380, ma penso è l'ultima che faremo con il microfono, dai, prima di mezzanotte, poi l'aspettiamo. Pietro, Fabio, devo farti vedere una cosa. A me? A lui? Sì, sì. Non era più veloce, semplicemente che lui adesso Perché altra sento che la Madurana. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Da quanto arriva l'altro? I punti sono troppo distanti. Il punto è che sempre ogni 2 minuti non può fare 4-5 km più di Quanto manca ancora più vicino? guarda, è là. Saranno 10 km. No, fanno vedere i film che hanno fatto. Grazie dell'informazione, te mi informi sul Tour de France, te mi informi sui gol. Però te l'ho fregato oggi perché io ho visto il Tour de France. Io avevo visto che
e 2 secondi dopo sono io solo che trovo in chiesa, ha vinto Merlin anche oggi, ma te lo prega Francesco, perché lo sapevo già. Tutta fermate di crescere, perché l'anno scorso te eri alto come tua mamma, adesso te che c'è pa' 20 skate. Te passa via cazzo. Sì. E Vuole che passa via. anche guai. Fate sul serio, Sì. Va bene, dai. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao ragazzi, a domani. Ciao, a domani. Ciao. Vedi che qua tutto prosciutto!
un tuo amico si abbassa a senti le scarpe tu. No, il tuo amico l'amico c'è le scarpe tu dico, vai dietro. E ora, dopo il discorso, prima riesce a costruire dove c'era GPS, c'era road zero. Ti immagina il navigatore dentro al mezzo doveva essere tutti e finché te giri sul deserto 300 km senza giro, ti immagino che ti arrivavi dove ci stava, principali durante il giorno, era un casino, ma ti setto quante volte che si sbagliava strada, ore e ore e ore su centinaia di chilometri e presentati sul mototail, adesso GPS, ciao, tutto a poco, la risposta deve essere lenta. Questo dà il messaggio del segnale quando ti sei massacato, che da dopo gli ultimi anni come quando si portava via il Montefeltro 50.000 euro per fare a gara, metti che se te è uno che ti sa indicare puoi risparmiare le vite e dopo cosa hai fatto? Tu che resta fai mai a gara un troiolo perché nel senso che ne sia medica e fa l'incontrole anche se le porte prove le gente che imbroglia se sei tanto allora te ne dico dopo uno tra l'altro un italiano chi che faceva la gara io capisco o da perdere liberando io capisco che a correre in bicicletta una volta che c'era quello che prima guidava poche di ore prima dopo che aveva fatto il giro e il ciclista c'era da giù questo nella battuto il record della categoria più 50 facendo così e che arriva arrivo che rappresenta in 6 equipaggi filmati dove chi io inquadra e si vede che quello che corre in ora sempre che fa a premiazione squalifica il ciclista pardore quando chiese la vita effettivamente in gara non avete più la possibilità di contestare quasi la logica che tutti quanti il più possibile a meno che non sia di calorica da tagliare il vaso in modo che arriva a casa e fa pubblicità della gara quello sia la disintegrata le televisioni americane non esecutive da un poi e dopo con la sua vita gente che castelli specialisti che proprio strassa la fatta la vita 6 volte ed è diventato l'unico a vita da 6 volte dopo sei un po' di più. Allora Mauro, i contratti sul prezzo che era in base al risultato che avevi il primo, secondo, terzo, quinto, o a poche altre gare. In più avevo dato il sponsor che l'avevo. Come? Sappiamo che avrei vinto fila. In più avevo il premio in base al risultato che l'avevo sul sponsor, sul contratto fisso, più premio al risultato. E come si chiama sta roba qua?
Ti do il 3 che era aspettando a te? Grazie, scusa. Ti ho dato il 3 che era lui. No, diglielo. Sai che no, se trovo mie aggettivi diversi per descrivere. Non urlare che hai visto. Io avevo la possibilità di drogarsi così. Io che non in casa con mamma la pubblichiamo lì. Ma io ne sono in campo. Bisogna spiegargli meglio che parla con equipaggio, siete vigili che per sé supporto e deve essere sottoposto. L'anno scorso al campionato mondiale in Polonia c'era quasi tutti polacchi, qui c'era qualche polacco che cioè, Peter mi seguivo perché ha vinto il più che hanno vinto e Peter va là dietro e te vedi che questi solo 20 ore non si ferma mai. Pure sempre, come uno che spiega l'equipaggio. Cosa che ti fa a fare rifornimento di acqua, di cibo, senza fermarsi? È possibile. Ma questo no un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, 6 giorni. Così perché qualcuno ti cilindrino e che ti passa roba. Sì, impossibile. E ora, cioè, metti il caso che sia quello che viene, tipo che c'era Lisa Brummer, che ha vinto a tedesca, che ha vinto anche il campionato europeo al Monteo. Qui te guardi questa, sei fortissima, ma qui te vedi questa che aveva in stop. Se uno te vedi che su un paese, non in Puglia Marina, su un paese che ha un stop, a esempio, o devo fare rifornimento su una fontana o andare sul negozio e comprare una merda. Cioè questa che forte ha vinto la categoria stessa, non so perché già le donne. Ma se che sei 2 persone più o meno dello stesso livello, quello che passa da mangiare e da bere, lascia indietro quello che si deve arrangiare anche perché. Quindi non è un combattere di fare, con gli altri, anche a fare altro, cioè, per rompi il ritmo comunque, fermarsi, per rompi il ritmo comunque. Ogni volta che si dà solo te a sì, ma Alessio, immaginiamo solo, e lo sappiamo tutti, cosa significa togliersi qualcosa e metterla via o passarla a qualcuno o farsi dare qualcosa. Che se 5 minuti come minimo se non 10, perché quello che ha il supporto, perché è da solo, deve sistemare del bagaglio, che casca il gel, casca la paletta, a borsa laterale, deve sistemare. Devi fermarti, tagliarlo e romperlo. A forza le dai. Su una gara lunga di fora ore. No, ho perso. E dopo questa dal campo è se buttarlo via dove? Io a Taina o a fermata del culo. Dito che prendo io. Se buono sul campo lì, qualcuno lo fa una gomma tagliato. Ale. Allora mi sono da via perché mi veniva da fare così, che magari io non l'aveva fatto.
vicino alla testa del femore, tom, e toccava ricoverarlo in sale subito. Oh, capo mi chiamo, oh, però più sentisse non ricordavo. Insomma, e quello che era qua, non c'è più, quello lo butto. Ah, Alberto, sì, quello del come si chiama Alberto? No, non somiglia, è Santa Moara. Una amica scappava nella Moara. Si comia a astronauti, alla fine non si sa dove. E ha fatto a casa e si ha portato gli astronauti. E a Moara, e a Sara che strappa. Come che gli ha portato che siamo domani? Io credo che domani mattina sarà tirato è solo il video di farla qui, tanto adesso si è sfruttato. Ma comincia troppo duro. Il rifugio del Gigio è aperto, quindi se è andato là e trova da dormire è bello. È rilassato? È rilassato? No, non sta rilassato mai. Vado dopo L'Anita Giorgia si fermava e voleva fare ciao domani all'alba. No, 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 no. Scusami. Aia.
Senti. E se ne accorge che Renzi si apre dal lavoro, come che torni a lavoro? Mese e mezzo e spese via, non ti viene capito niente. Oh, te ne dopo, ma come vieni qua? Ma di me hai detto niente. Come volevano? Se ti va si dà. Era talmente bello stare anche, non ti va si e dire tu non sei la Roma, tu non sei la Roma. Fai se la Roma si è
asciutto, mi dice sì, poi mi bagna, non fa più Io non mi bagno, perché sei bagnato? capita. Dopo che gli ho detto di non farlo, dopo mezz'ora che gli dico di non farlo, la faccio. Mi manca il capo. Faccio capo. Posso stai ancora un po'? Dici che non sono proprio domani va Altri 5 minuti stai dormito qua. Con il foglio di No, io mi diaframma sto tranquillo. C'è richiamata quando gli va giù la voce, fa gargarismi col sale e il giorno dopo no. Così ti mangi qualcosa, ti spongi una gengiva. Perché dice del toro come delle pubblicità che fa tutti i produttori. Acqua tiepida calda e sale. E passa siamo domani mattina. Vai su. Vabbè, vengo anch'io. 2 palline e diventa 4. Nemo, cosa c'è? Aspetta! Mangiamo anche. Ciao ragazzi. Ciao, notte. Ma che è successo? Deve stare qua. Che domani c'è una giornata Domani ci sono delle premiazioni, se non ti ricordi come fai a aiutare papà a fare... Ma qua aspetta. Allora, facciamo così. Tu torni tu dopo per no? Allora, facciamo così. Ascolta, mi ascolti? Quando vi chiamate, adesso cosa non è finito la velocità, ok? Quindi facciamo dopo, se vedete che sono, la mamma lo deve finito arriva, va bene? Ok, però mi prometti che dopo quando siete tutti un attimo in letto, ok? Poi quando la mamma, quando c'è il film, allora vediamo, se in questo caso si è orientato, e scendi di vedere che vuol dire venire, va bene? Non fammi tanto per la che Non posso usare con la schiena. sì. Appena pensavo che mi prendete con la schiena. Mi ero stato un po' l'altro. No, scusa, E qua la testa diretta, aspetta, poco ce l'ho. dopo via. Ma deve chiudere, aspetta, allora chiudo a... Capi, per caso sei veloce, no? No, non è vero. Perché volevo fare tutto questo video in giro sponsor. Ma si fare la diretta e non conosciuto. Però non ho Instagram. Come che si deve sentire da dire? Faccio dirette con l'altro se lo trovo. Poi mi perché se mi manda lì Ma sì, ho fatto al cambio qua. Allora, ma non posso prendere tipo una di quelle e fare diretta mentre mi sposto con amica. no, fai le foto. Meglio che fai le foto. Bene. E quanto mi deve essere diretta? No, adesso non che insomma adesso le cose che tanto dire che dire che saranno più pochi che le dirette sono quasi Ma che posso andare a fare in bagno? che fa di privati, di giardini là, È tutto illuminato. ascolta vai qua dietro e
Roby fa tutta la notte qua o qualcosa va più? Ho fatto 2 conti, ma Sì, abbastanza continuativi. secondo me poi arriva fra 3/4 d'ora.
lei è alla Rossa. Tipo che sei lei, ci ha fatto una testa con lui, nella mattina. Quello da lei si è fatto. Spaghinelli ma saputore. Ha comprato qua un saputore o la sala? No, prima cosa che la macchina fotografica. Grazie.